Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come va? Spero bene. Allora, eccoci qua. Bentornati nel capitolo 5 di Danganronpa. Nella scorsa live, che è stata lunedì, mi spiace, ieri sono stato male purtroppo, per cui abbiamo saltato la live sui gacha. Nella scorsa live, ovvero quella di lunedì su Danganronpa, praticamente abbiamo scoperto un nuovo corpo in questo capitolo. Sembrerebbe che la vittima sia il Mastermind, ma non sappiamo chi potrebbe essere stato il colpevole a sto giro. Il caso sembrerebbe essere davvero parecchio complicato. E subito dopo aver scoperto, diciamo, il corpo e aver scoperto che di per sé è presente un sedicesimo studente di nome Mukure Kusawa all'interno di questa Opspeak Academy, abbiamo avuto accesso al centro dati, che a quanto pare sembrerebbe essere la stanza dove risiedeva il Mastermind per spiare ogni angolo della scuola. E boh, adesso semplicemente dobbiamo esplorare un po' e vedere cosa ci si trova all'interno di questo centro dati, perché effettivamente è tutto nuovo a noi. Siamo rimasti proprio qui, dove adesso esploreremo la carissima stanza, la room. Qua a quanto pare c'era anche una telecamera di sorveglianza, nonostante fosse la stanza del Mastermind. Davvero particolare come scelta. C'è un numero davvero ridicolo di monitor. Non so parlare. Ciao Galant, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Spero di sì. E il Mastermind li ha utilizzati per spiarci. Gnampa su. Finché avrò questi. Potrò guardare il padrone dovunque lui vada. Sarà uno spettacolo per gli occhi. Buon pome. Bah, lasciamo stare. Tu, Kin? Guarda, io ieri sono stato male. Mi spiace che tu non stia molto bene. Purtroppo. Cos'è, tipo il caldo per via di motivazioni un po' personali. Se non ti preoccupare in caso, Galant. Io considero tra ieri e l'altro ieri ho avuto un po' di mal di testa. Per cui ad esempio la live di ieri l'ho saltata. E oggi va un po' meglio. Ho detto facciamo la live di Dangan. Dai. Diciamo questo. Quanto costa la membership mensile? Io ho perso il flow con Nicky che non mi caga più del tutto. Ah, mi spiace, Galant. Ah, non ti preoccupare, adesso va molto meglio. Ti mando anche un abbraccino. Un abbraccino virtuale. Aspetta, magari avvicino il microfono così mi sentite un po' meglio. Sì, lo so che c'è l'avatar che fa movimenti strani, ma il mio tracking fa un po' schifo al Kaiser Oblivion. Di questo ne abbiamo già discusso un po'. In caso perdonatemi. Un abbraccino mulino bianco. Va bene. Ok, altre cose da interagire. C'è questa sedia. Ci sono un sacco di computer tutti allineati qui. Sembrerebbero di alte performance. Nulla a che vedere con quel antico laptop dove era stato installato Alter Ego. On a different note, di recente ho pensato degli aforismi che ti devo condividere. Va benissimo, condividi tutto quello che vuoi, Galant. A tua completa disposizione. Sembrerebbero tutti accesi, ma alcuni sono bloccati. Quindi, che cosa facciamo? Non possiamo fare nulla? Oh, scusate, devo un attimo entrare nella... diciamo nell'ottica di traduzione che sto traducendo già un po' da schifo.
Da quale secolo provieni, scusa? Il Mastermind non ci avrebbe lasciato usare questi monitor collegati alla rete. E Alter Ego... Mm. Hai ragione riguardo ciò. Ma non c'è alcun motivo di pensarci ora. È vero? Anche perché il Mastermind dovrebbe essere morto. Uno è questo. Io rimango agli scenari dove ho fatto una scelta ma avrei potuto fare diversamente. Rifletto il se no di poi. Oh mio Dio. Aspetta. È una sottospecie di gioco di parole? O intendi nel... Sì. Anziché con il senno di poi. Ok. Ho capito. Ho capito, ma un po' strano. Se mi vedi che non sono tanto concentrato e capisco i giochi al volo è perché, diciamo, sono ancora in modalità... Devo riprendermi. Un altro è una farfalla così leggiadra che lotta contro il vento mariposa. Contro il vento, vabbè. Contro il vento mariposa. Mariposa, farfalla in spagnolo. Questo non sapevo che significasse farfalla in spagnolo. Wow, grazie per il trivia. Modalità un po' cimito? Si capisce, si capisce. Sì. Infatti probabilmente farò più schifo del solito questa stream, ma vabbè. A livello di traduzioni. Non c'è nulla che... no, su questo qui, praticamente. Ehi, guarda. Lì vicino a quella TV. Non è un'antenna per il televisore? Lo è una di quelle che mia nonna stava utilizzando. Deve essere una di quelle antenne ad alta definizione. Aspetta, vuoi dire che se collegassimo quell'antenna potremmo guardare la televisione? Qualcuno ha detto televisione? Beh. Buon sabato mattina. Ina è qui. Stai parlando di me, eh? Comunque se possiamo guardare la TV insieme, facciamolo. Forza, forza, forza! Ah, stai in astinenza dal mondo esterno, eh? D'accordo, lasciate che faccia lavorare la mia magia. E in tempo zero vedrete la vostra televisione. Voglio dire, capisco la reference, ma di che cosa sta parlando? Io invece non l'ho capita la reference di Yasuhiro. Scusami Makoto, me la potresti spiegare? Questa porta è un po' inquietante. C'è la foto di Monokuma sopra di essa. Cosa ci potrebbe essere al suo interno? Ovviamente è chiusa. Poco ma sicuro. Niente fortuna. La porta è bloccata? Cosa succederebbe se usassimo questa chiave per aprire la porta? Almeno a farmi per compagnia per Tex e Audio c'è Annie, con cui da quest'anno abbiamo deciso ufficialmente che siamo bestie. Ah beh, dai, mi fa piacere. Meglio dare una prova, giusto in caso. E niente, è bloccata totalmente. Niente, sembrerebbe che non coincida con il... come cacchio si dice? Non è il lucchetto. Vabbè, avete capito, il coso della porta. Non mi viene in mente adesso la parola in italiano. Dove inserisci le chiavi? La serratura, grazie, Galant. Grazie mille. E ci sfracassiamo le palle a vicenda tutti i giorni, se no sarebbe ancora molto peggio. Non so come sarei messo a sto punto, oh mio Dio. Got you covered. Thank you very much. Beh, non preoccuparti, va tutto bene. Il Mastermind è morto, giusto? Per cui non ci accadrà nulla. Già, credo che tu abbia ragione. Però non riesco a smettere di pensare a cosa ci sia dietro a questa porta. Preoccuparsi però non mi farà bene. Ina ha ragione. Quel Mastermind che ormai è andato
Non c'è nulla di cui aver più paura. Mm. Oh! Oh 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 oh! Babbo Natale? Che succede? Ottime notizie per tutti voi bambini di sabato mattina. Penso che la TV stia funzionando. Davvero? E ora tutto quello che dobbiamo fare è premere questo pulsante. E allora fallo. Quell'idiota di un mastermind. Tutto quello che voi ragazzi dovete fare è tagliare i vostri rimpianti del mondo esterno. E poi è rimasto qui a guardarsi la TV tutto il tempo. Pensava davvero di poterla fare a franca. Ah, e invece a quanto pare era una telecamera. Poi c'è la mia frienda Taylor, l'anglofona, con cui mi sentirò sabato. Ho tutta la mia costellazione di gente con cui chiacchierare e sfogarmi per non dovermi fare un heart attack nelle vene. E ora sono sulla stella Kin. Ok. Vabbè, dai, mi fa piacere che comunque hai un po' di gente con cui interloquire. Almeno passi un po' il tempo, diciamo... come si suol dire... Cioè, più che altro non pensi a determinate cose e ti svaghi un po'. Ma questo è... proviene dalla... telecamera di sorveglianza che monitora questa stanza, non è vero? Eh? Ma che strano. Chiacchiero con tutti come GPT, lol. Ehi, ma che cosa stai facendo? È davvero molto strano. Tu sei strano. Strano in ogni maniera possibile. E non solo strano, super strano. Ma questa TV non aveva nient'altro che se non l'antenna. Per cui, perché mai dovrebbe mostrare le registrazioni della telecamera? Hai provato a cambiare canale? Oh, ottima idea. Proviamoci. Hiro ha cambiato canale uno per uno. Ma immagino che sia sempre la registrazione. Ma su ogni canale eravamo solamente noi. Praticamente qui, al centro dati. Ma che diavolo? Che si è rotta o qualcosa del genere? No, deve esserci qualche sorta di inganno. Qualche strano setup. Un inganno? Che genere di inganno? Non ne sono sicuro, però... Ah? Oh? Co? Che cosa? È passato un sacco di tempo, bastardelli. Monokuma? Come? Dovresti essere morto. Io? Morto? Non essere stupida. Ti stai comportando strano. Qualcosa deve essere diverso. Certo che sono diverso. L'evoluzione è perfettamente naturale. Dopotutto sono stato ibernato per ben 2 anni. Non è vero, è stato a malapena metà giorno. Come fai ad essere di nuovo in vita? Oh già, quello. Diciamo lo sguardo sulle vostre facce è davvero sublime. È quello che ho voluto sempre vedere, il momento in cui la speranza si trasforma in disperazione. Non dirmi che hai preteso di essere morto solo per questo momento. Perché mai dovrei prendermi la briga di essere morto? Siete voi quelli che dovreste essere morti quando vedete un orso. Voglio dire, adesso mi metterò a ridere.
sto per fare. Non ho voglia di doppiare la risata perché un po' di mal di gola anche, mi sa. Infatti ho la... come si dice, la voce messa un po' male. E questo è tutto. Beh, quasi tempo di tagliare il vostro passato pieno di speranza e di iniziare con la disperazione sul futuro che vi attende. Voglio vedervi molto più divertiti in questo killing game. Ciao Sophie, buon pomeriggio, benvenuta, come stai? Tutto bene? Non puoi essere serio? Dobbiamo continuare? No, dovremmo uscire da qui. Uscire da qui? Davvero siete ancora ossessionati con uscire da qui? Cos'è che non avete ancora capito? Non c'è alcuna via d'uscita da qui. E per di più, questa vita non è così male, sapete? Voglio dire, certe robe non le vedrete mai nella vita. Finché non resterete qui. Ho detto una roba stranissima che non ha senso in italiano, ma vabbè. Sei serio? Questo posto è il peggiore? Beh, se è il peggiore, significa che sei nella disperazione? E beh, Monokuma. Oh. Sono stanco di tutte quelle risate. Immagino che adesso andrò dritto al punto. Al punto? Beh, ragazzi, voi pensavate di aver trovato dell'oro quando avete visto quella televisione? Beh, sì, la TV è una parte essenziale della vostra vita scolastica qui. Nani? Lo sapevo che c'era un segreto dietro di essa. どういうことだべ? Ma ho connesso l'antenna. Quindi perché sta mostrando, diciamo, i filmati della sorveglianza? Guardate quanto siete attenti adesso. Beh, vi dirò un piccolo segreto riguardo ciò. Beh, la TV sta assolutamente mostrando il segnale che viene dall'antenna. Ah? Ma questo che cosa significa? Sta mostrando il segnale? Ma oltre a noi che stiamo qui, siete così stupidi. Non lo capite? D'accordo, ve lo dirò io. Questo killing game sta venendo trasmesso in live streaming al mondo intero. È la cosa più popolare sulla TV. Che cosa? Questo killing game è in diretta su tutto il mondo. È la cosa più popolare sulla TV. Non importa quante volte l'abbia detto. Ancora non capisco cosa dovrebbe significare. Voglio dire, anche se ho capito le parole, non sono sicuro di aver capito il significato più profondo. Che cosa? Trasmesso all'intero mondo? Ma che razza di scherzo è mai questo? Non può essere! Sono riusciti a trasmetterlo dappertutto in qualche maniera. La camera è in diretta? No, è impossibile! La vostra confidenza è la vostra maggior debolezza in questa crisi, non è vero? Tutto quello che è bastato un semplice trucco, quello di hackerare le onde, ed è stato un gioco da ragazzi. Sei davvero serio? Certo. Ok. Il suono proveniva dalla mia mente. Come una barca sull'oceano. La mia mente ha iniziato a fare strani suoni. Tutto ha un significato adesso.
Tutti questi indizi che vi ho dato riguardano per risolvere i misteri della scuola. Anche io, qui adesso. Perché mai dovrei farlo senza una ragione? È tutto per il mio pubblico. Per mostrarvi la disperazione che loro non hanno mai visto prima. Diventerò il regista dei prodotti a base di disperazione. Questo è l'Ultimate Reality Show. Il meglio dell'intrattenimento a base di disperazione. Stai mentendo? Se fosse veramente sulla televisione, la polizia e tutti quanti sarebbero impazziti. Già, non c'è alcun modo in cui non avrebbero provato a venire qui a salvarci. Cosa sarebbe successo se lo avessero già fatto? Eh? Ma, ancora una volta... Beh, non è proprio affar loro, giusto? Certo, alcune persone potrebbero urlare alla TV e provare ad avvertirvi, ma... Chi verrebbe veramente qui ad aiutarvi? Non pensate che sia possibile? Io non credo personalmente. Vabbè. Ma prendere il controllo di tutte quelle comunicazioni in questo modo... Devi davvero avere a disposizione delle risorse astronomiche. Ciao Frica! Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Ti faccio lo shoutoutino, dammi solo un attimo. Andate a seguire il caro Frica, mi raccomando. Che è molto molto simpatico e se lo merita. Quindi, com'è possibile che le cose siano arrivate fino a questo punto? Beh... È un segreto. Tutto quello che dovete fare prima è ricordare. Cosa? Già, c'è un piccolo affare. E niente. A body has been discovered, probabilmente. Già. Io bene, grazie. Va un po' meglio rispetto agli scorsi giorni, che sono stato col mal di testa. Sono ancora mezzo rintontito, a dir la verità, però oggi volevo andare avanti con Dangan, quindi sto facendo lo stesso alla live. Un po' mezzo rintontito. Vediamo quanto durerò. Ok. Quindi adesso dobbiamo investigare per il quinto class trial, ragazzi. E scoprire chi è il cadavere. Che cazzo è morto se il mastermind è ancora vivo, allora? Ah? Class trial? Che intendi? E niente. Vi lascio il prossimo Monokuma File proprio qui. Dateci dentro, mi raccomando. Ok. Le cose iniziano a farsi davvero interessanti. Immagino che non hai assolutamente... non vedi l'ora di vederci impazzire. E poi è sparito. La realtà era incomprensibile. La verità era senza speranza di essere raggiunta. Tutto quello con cui eravamo rimasti era la disperazione. Siamo rimasti qui non si sa per quanto, congelati sul luogo. Non potevo pensare. Mi ci è voluto un po' prima che riuscissi a muovermi. Non riesco a capire nulla di tutto questo. Che cosa significa intrattenimento disperato? Come fa ad essere ancora vivo? Pensavo che finalmente avremmo potuto uscire da qui. E per di più ha detto che ci sarà un altro class trial. Quella parte è ovvia. Il class trial è il class trial.
Quello che significa a questo punto è che dobbiamo scoprire chi è il colpevole. Scoprire chi ha ucciso Kyoko. Cosa? どういうことだべ？ Di che cosa stai parlando? Pensavo che fosse Mukure Kusaba quella che fosse morta. La vittima era una donna, giusto? Beh, sicuramente Kyoko soddisfa quella condizione. E se Monokuma è ancora attivo, ed è attivo, Signed, Mukure Kusaba non è morta. Per cui è ovvio che il corpo non è suo. L'unica altra vittima potrebbe essere Kyoko. Non ci sono altre possibilità. Il corpo è di Kyoko. Kyoko è stata uccisa. No, non è possibile. Anche perché non conoscevo nulla di lei ancora. Non sapevo nemmeno chi fosse. Per essere finita in questa maniera, non posso crederci. Mi rifiuto di crederci. 黙れ。 Che tu voglia crederci oppure no, non importa. La verità è la verità. Se rifiuti di crederci, è tua responsabilità scoprire la verità per te stesso. Per me stesso. Comunque è meglio che iniziamo. でも Ma se dovessimo avere un class trial, allora significa che il killer... そうだ。 Esatto. Deve essere uno dei partecipanti della nostra vita scolastica. Quindi ci stai dicendo che uno di noi ha ucciso Kyoko? Beh, non del tutto. Ah, ma hai appena detto... 黙れ。 Non c'è tempo per spiegarsi adesso. Ci sono un sacco di problemi che dobbiamo prima confermare. Per cui io inizierò la mia ricerca. Se tenete alle vostre vite, metteteci tutto quello che avete. Dopotutto è così che funziona il gioco. Ok. Beh, sarà meglio iniziare a controllare il Monokuma File. A causa dell'esplosione, l'identità della vittima è sconosciuta. Però ci sono comunque morti prima dell'esplosione. La vittima è stata accoltellata una singola volta con un coltello che si trova attraverso il corpo, cioè che ha trapassato il corpo. Non so parlare, ma vabbè. Devono... essere stati colpiti in testa con un oggetto contundente come un metal pipe. Non ho però il sound del metal pipe, però qua ci starebbe stato benissimo come, come sound, sinceramente. Sarebbe calzato a pennello. Il corpo è stato scoperto senza altre ferite, ma queste sembrerebbero essere di un paio di giorni fa. Per cui nemmeno il Monokuma File ci dice chi esattamente sia la vittima. Un corpo non identificato. Che sia realmente Kyoko? Oppure... non ho altra scelta. Devo investigare. Devo scoprire la verità per me stesso. Non importa come. Devo scoprire cosa è successo. Oppure saremo tutti morti. Devo tornare sulla scena del crimine. Ritorniamo al giardino. Ok. Monokuma File numero 5. Primo Truff Ballet. Rieccoci sulla scena del crimine. Yasuhiro è l'unico che non c'è. Ok, tempo di iniziare. Controlliamo se c'è altra roba importante. Facciamo quello che dobbiamo fare. Allora, intanto direi salviamo. Perché è importante salvare. Va bien. Prima guardiamo il coltello che è sbalzato via quando c'è stata l'esplosione. C'è un coltello per terra. Che questo sia
Deve essere il coltello che era rimasto incastrato nel corpo prima che è saltato in aria. La forza dell'esplosione probabilmente deve averlo lanciato via da lì. Il Monokuma File ha detto che il coltello era completamente incastrato nel corpo. Significa che forse questo coltello sia stato la causa della ferita fatale? Comunque, in qualunque caso, questo coltello è davvero familiare. Aspetta, ma non è... Eh sì, è quello che ti hanno rubato, caro Makoto. Ma è quello! È il coltello che quella persona stava tenendo. Sta diventando tutto veramente strano. Ci sono troppe strane coincidenze. Chiunque sia la persona con quella maschera che mi era attaccato la scorsa notte, era proprio lei a star tenendo quel coltello. E quello stesso coltello è stato utilizzato per accoltellare lo stesso assalitore mascherato che abbiamo trovato qui. Per cui forse questa persona mascherata è stata accoltellata perché quando mi hanno attaccato ero tipo in una sorta di trance. Forse ho reagito prendendo il coltello. E forse allora Io... E se dovesse essere veramente così, Kyoko... significherebbe che sia... Si tratta di Kyoko. Ma perché la maschera? Non capisco. Non ricordo nulla della scorsa notte. No, non può essere. Non c'è alcun modo. Chissà. Voi che dite, ragazzi? Potrebbe essere Kyoko, secondo voi, la vittima? Ah no, c'è Yasuhiro, non l'avevo visto. Semplicemente. Forse è meglio che controlli il corpo più attentamente. Potrei vedere se si tratta effettivamente di Kyoko oppure no. Vediamo, vediamo. Per quanto ne sappiamo, Kyoko non aveva queste unghie. Però aveva i guanti, lei. C'è un tatuaggio. Kyoko sinceramente non mi sa di persona con tatuaggi. C'è qualcosa di strano riguardo a queste unghie. Oh, ma sono unghie finte. E sono davvero lunghe. Beh, sembrerebbe che siano difficili da tenere facendo normali attività. Ok. C'è anche qualcos'altro sul palmo della sua mano destra. È un tatuaggio? Ma è bruciato, per cui non riesco a vederlo per intero, ma... Sembrerebbe essere l'immagine di un cane o qualcosa di simile. Non ho mai visto nulla del genere prima d'ora. A me sembra più un lupo rispetto ad un cane, sinceramente. Però... Ok. Qua ci sono le scottature dell'esplosione. La parte al di sopra del corpo... Beh, è saltata in aria, per cui è totalmente bruciata. Però il corpo è anche bagnato. Quando abbiamo spento il fuoco, probabilmente con l'acqua. Deve essere perché gli ho tirato l'acqua quando è arrivato il fuoco. E per cui significa che non si è ancora asciugata. In altre parole, non c'è nulla di strano riguardo la parte superiore del corpo. Giusto? Beh, penso di sì. Questa qui. La giacca bianca della vittima
che stava indossando... Cioè, la giacca bianca indossata dalla vittima è completamente bruciata. Ne è rimasto solo un piccolo pezzo. Ok, vediamo invece la parte inferiore. La parte inferiore del corpo non si è bagnata affatto. Dopo che il corpo è saltato in aria e la parte superiore è andata a fuoco, gli ho lanciato l'acqua. Il che si spiega perché la parte inferiore non è bagnata. Non c'è nulla di strano riguardo ciò, giusto? Non credo. Sì. Vediamo poi... Riguardo ciò. Questi sembrerebbero essere frammenti di qualcosa. Sono tutti bruciati, per cui non riesco a esserne totalmente sicuro, ma... Penso di aver già visto qualcosa del genere prima d'ora. Del genere? Del genere prima d'ora. Ma dove? Aspetta. Era qui? Devo dargli un'altra controllata. Più tardi. Non ho la minima idea di cosa possano essere, sinceramente, i frammenti. Ma, ok. Controlliamo i polli. Ricordo che c'erano un po' di polli. Conto 4 polli. Ce n'erano 5 prima. Ah? 4? Che c'è, Makoto? Oh, sono contento che tu sia qui. Ascolta, ti ricordi quanti polli c'erano nel pollaio? Certo, ce n'erano precisamente 5. Già, giusto? E che c'è di strano? Beh, adesso ce ne sono solamente 4. Ne manca uno. Oh? È strano, mi chiedo quando sia scomparso. Ma sono rimasto qui tutta la notte. E allora c'erano 5 polli. Che cosa facciamo? Significa che da 5 sono diventati 4. Questo avrà un impatto sulla struttura del nostro mondo. Pollo mancante ma non frecante. Esatto. È come un puzzle. Anche se un singolo pezzo scompare, l'intero mondo rimarrà incompleto. Ho fatto del mio meglio per ignorare Hiro e a concentrarmi sul problema alla mano. Ma perché mai uno dei polli è scomparso? E sia correlato al caso? Chissà. Potrebbe essere correlato. Potrebbe non esserlo. Sta a noi a scoprirlo, a dire la verità. Controlliamo il capanno degli attrezzi, che mi sembra una delle cose più sas qui. Giusto per essere sicuri, controlliamo il capanno degli attrezzi. Questa stanza è piena di polvere e disorganizzata. In altri paroli, come cacchio parlo, mannaggia a me. In altre parole, è prettamente stereotipica. Questo è un tappeto? Cosa ci fa un tappeto qui? Prima non c'era. Forse dovrei dargli un'occhiata. Potrebbe essere correlato al caso. Vediamogli un'occhiata. Peccato che abbia mirato al tappeto e non al... al tagliaerba. La parte superiore è bagnata. Ed è ricoperta da fango e grime, non ricordo cosa sia, forse terriccio. Ma è comprensibile. È totalmente pulito. È completamente asciutto. Da una parte il tappeto è bagnato e sporco, mentre dall'altra no. Qualcosa mi preoccupa riguardo ciò. Ok. C'è ancora un'altra cosa qui che mi preoccupa. Cos'è che ti preoccupa, Makoto? Non ne ho idea. Cos'è che ti preoccupa, Makoto? Non ne ho idea. Ti prego. Vieni in mio soccorso. C'è qualcosa... Ah no,
Non credo sia il piccone della banda di mondo. Ok, non ha nulla a che fare col caso. Vediamo il terriccio. No, non c'è nulla a che fare col fertilizzante. Ok. Vediamo i vasi a sto punto, ma... non hanno nulla a che fare col caso. Non credo ci sia altro qui dentro. Sì. Lasciamo il capanno degli attrezzi. Il coltello, il corpo, i frammenti. Possiamo guardare volendo l'orario. Questo è il pannello che controlla gli irrigatori. Monokuma ha detto che è attivo dalle 7:30 di ogni mattina. E non si può cambiare. Ah, aspetta un attimo. Per cui gli irrigatori sono accesi ogni mattina alle 7:30, eh? Il che significa che se il corpo fosse stato presente prima lì di allora, beh, gli irrigatori avrebbero dovuto bagnarlo. Il che significa che l'omicidio deve essere accaduto dopo, quando si sono spenti. Mi interessavo però sinceramente perché mi ricordavo la roba degli irrigatori. Ottimo tempismo, Makoto, volevo parlarti. Di che cosa vorresti parlarmi? つまり Vorrei sentire il tuo alibi. Alibi? つまりだ Corretto. Vorrei sapere dov'eri prima che iniziassero le ore notturne la scorsa notte. Beh, ero ammalato per cui mi sono addormentato. Ma perché me lo stai chiedendo adesso? E che cosa c'entrano le ore notturne con tutto ciò? 当然だ Non è ovvio? L'omicidio deve essere accaduto durante le ore notturne. Come fai ad esserne così certo? È perché subito dopo che le ore notturne hanno avuto inizio, sono venuto al giardino. Stavo cercando un po' tutti quanti per dirgli riguardo a Monokuma. Hiro spende la maggior parte del suo tempo proprio qui, durante gli ultimi giorni, per cui pensavo di trovarlo esattamente in quest'area. E posso confermare che quando sono arrivato qui la scorsa notte non c'era alcun corpo. つまりだ Il che significa che l'omicidio avrebbe potuto accadere solamente durante ad un certo punto durante le ore notturne, subito dopo che ho lasciato il giardino. Comunque, Toko, Hiro, Ina ed io siamo stati in palestra insieme per l'intera notte. Che cosa? Una volta che ho trovato Hiro nel giardino, siamo immediatamente andati nelle stanze di Toko ed Ina per riunirci. A quel punto siamo andati in palestra e abbiamo iniziato a smantellare Monokuma. Per precauzione abbiamo fatto attenzione a non essere da soli. Anche quando eravamo andavamo al bagno siamo andati a coppie. In altre parole, tutti noi quattro avevamo solidi alibi. Per cui gli unici che non hanno un alibi siamo io e Kyoko. そうだ E se la vittima dovesse essere realmente Kyoko, e allora significherebbe che sono l'unico senza un alibi. Per cui anche quando siamo andati a prendere in Toko ci siamo fermati alla tua stanza. なんだ Ma tu non sei mai uscito fuori dalla porta. Per cui, precisamente, dov'eri? Ti sto dicendo la verità. Io ero nella mia stanza, ma ero caduto in un sonno profondo. Avevo la febbre, per cui... Beh, questo difficilmente è un alibi. Lo so. Lo sai? E allora cosa? Sembreresti essere davvero in svantaggio qui. Sono l'unico senza un alibi. Questo è davvero brutto, non è vero?
Ok. Siamo nella cutscene praticamente, allora. Se siamo gli unici senza alibi. Soprattutto se la vittima si tratta... dovesse rivelarsi Kyoko, siamo fregati. Oggi non so parlare, scusatemi, ma... sono ancora KO per via del mio forte mal di testa negli ultimi giorni. Per cui il commentary non sarà proprio il massimo. Ok. No, vediamo se possiamo interagire anche con questo. No, che parlare solamente con gli altri. Adesso sono le 11 in punto. Ok, e... リアルな話 vabbè, stavo giusto pensando quando è che avevamo trovato il corpo. Quando il corpo è stato trovato, eh? Dovrei tornare un po' indietro questa mattina. Era circa verso, se non sbaglio, le 9. Le 9. Perché Toko l'aveva trovato alle 9. Monokuma ci ha svegliati alle 7, come al solito, e poi siamo andati nella Dining Hall. Una volta che siamo stati lì, mi sono incontrato con Ina all'incirca alle 7:30. Poi sono andato in palestra dove c'erano tutti gli altri. Poi Toko è andato a prendere il piccone ed è stato lì che ha trovato il corpo. Che ora era allora? Erano le 9 se non sbaglio. Che ore sono, Toko? Beh, probabilmente sono le 9 in punto adesso. Esatto! Deve essere stato intorno alle 9 in punto. Ora che lo menzioni, hai ragione. Sì, posso dire di essere sicuro che il corpo è stato scoperto alle 9 in punto. Ok, il mio lavoro è fatto. Beh, è stato un piccolo lavoro. Ok, sappiamo l'ora del delitto. Cioè, non l'ora del delitto precisa in realtà, ma più che altro l'ora in cui abbiamo rinvenuto il corpo. Parliamo con Toko. Allora, a chi appartiene il corpo? Chiunque sia, non voglio guardarlo. Non voglio più andare KO. Ciao Raul, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Fra l'altro non so se hai visto, ma settimana scorsa poi ti avevo caricato il disegno su Discord, quello che mi avevi riscattato quei punti. Non so se l'hai più visto o meno. Te lo dico in caso, così lo vai a vedere. Che forse non mi ero ricordato di dirtelo. Che ho una memoria piuttosto breve. Vi ho taggato, ma magari non avete visto. Per cui è sempre meglio avvisarvi una volta in più che una volta in meno, diciamo. Ok, Toko non ha nulla di importante da dirci. Vediamo Aoi. Sono stanchissimo, ho gli occhi di un panda. Non hai dormito? No, non mi hai detto. Dove lo trovo? Nella sezione disegnini del Discord. Ascolta, Makoto. Ti ricordi com'era il corpo prima che scoppiasse? Se mi ricordo bene... indossava una sorta di maschera. Con un grande cappotto bianco. E c'era un coltello infilato nello stomaco. E l'area era ricoperta di sangue. Apparentemente la ferita aveva smesso di sanguinare, ma il sangue sul corpo era ancora caldo. Byakuya ha detto di non toccarlo per evitare di, diciamo, sporcarsi di sangue. Bello, grazie. Meno male che ti piace. Ci ho messo un po' a farlo perché Subaru ha dei capelli difficili in realtà da fare, perché ha tutte le punte fatte in modo strano. Thank you. Prima o poi farò roba un po' più decente, però. Ma per quanto sangue ci fosse sul corpo, non ne ho visto per terra. Wow, grazie.
Sei stato di grande aiuto. Ora che me l'hai spiegato, mi ricordo come era fatto. Beh, aiutarti a ricordarlo mi ha aiutato anche me nel farlo, per cui grazie a te. Ok, il corpo prima dell'esplosione. Dovremmo aver finito. Penso di aver controllato tutto quello di cui avevo bisogno in quest'area, ma non ho ancora finito. Ci sono altre aree da controllare. Specificamente devo scoprire da dove proviene questo frammento. C'è un punto nello specifico che devo controllare. E devo scoprire di più riguardo Kyoko. No, ancora non sappiamo dove si trovi. Se il corpo dovesse essere davvero quello di Kyoko, beh, se dovesse essere vero... Boh. Che sia stata Kyoko stessa ad attaccarmi la scorsa notte? Boh. Devo scoprire di più riguardo lei. Magari potrei riuscire a rispondere alla domanda. Kyoko non è mai stata il tipo di persona che parlava di se stessa. Se potessi entrare nella sua stanza, forse potrei scoprire di più. Ma la chiave della sua stanza ce l'ha Byakuya. Eh sì, gliel'aveva presa perché non si fidava, se ben ricordate. Come vedete, per limitarle i movimenti. Non ho altra scelta. Devo chiedergli se posso prendere la chiave della sua stanza. Torniamo al caro Byakuya. Ehi, Byakuya. Beh, se sei arrivato con un alibi, sarò felice di ascoltarlo dopo, nel class trial. Oh no, non riguarda ciò. No, mannaggia, mi sono addormentato, sparami. No, non posso, non ti posso sparare su Minecraft, Ciel. Comunque, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Benvenuto. Ti faccio subito l'SO, mi raccomando, andate a seguire il caro Ciel, che è molto molto simpatico e sta facendo la visual novel di non Higurashi ma Umineko. Mi stavo confondendo, mannaggia. Come stai? Lascio un lurk, vado ad allenarmi. Buon allenamento, Raul, grazie mille per il lurkino. Se vuoi c'è il comando di lurk, Oh no, non riguarda ciò. Tu hai la chiave della stanza di Kyoko, giusto? Speravo che potessi prestarmela un attimo. Beh, mi spiace dirti che non posso rischiare. Sei il sospettato primario, dopo tutto. Beh, se venissi con te, però sarebbe una storia diversa. Ciao Nutella, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Beh, allora verresti con me? Scusa, ho la mia agenda di cui prendermi cura. Vieni a cercarmi più tardi, poi vedremo. Dipenderà dal mio mood. Forse verrò con te, o forse no. Ritorna più tardi, eh? Ok, allora nel frattempo vorrà dire che cercherò da qualche altra parte. Forse dovrei controllare quell'area lì. Bene, ora che ti vedo ghiacciolino. Beh, mi fa piacere, dai. Anche se non sono un ghiacciolo, sono l'uomo delle nevi io. Non darmi del ghiacciolo. Quale area dovremmo controllare? Ah, la palestra! Perché dovremmo controllare la palestra? Il Monokuma forse rotto? Comunque, per farvi un piccolo recap per chi se lo fosse perso, plot twist, a quanto pare il cadavere non è del Mastermind, perché Monokuma si muove ancora. Eh già, ragazzi, sembrerebbe che il cadavere non sia di Mukuro Kusawa. Quindi l'altra opzione che c'è rimasta è quello di Kyoko, perché Kyoko è sparita dai radar. Non sappiamo dove cazzo sia. È da un giorno che non la vediamo. Monokuma è stato smantellato sul pavimento, ma immaginavo che non sarebbe stata qui. La bomba.
già, è il pezzo della bomba di Monokuma. Hai ragione. Allora è molto probabile che sia stata quella la bomba utilizzata per far scoppiare il cadavere. Ma allora, chi è stato a prenderla? Ma come? Bel colpo di scena. Eh già, vi siete persi un po' di roba nel frattempo che non c'eravate. E quella bomba adesso è scomparsa. Non c'è alcun dubbio a riguardo che i frammenti siano stati trovati in giardino. E adesso stiamo investigando per il quinto Class Trial. E diciamo che, dato che Byakuya, Aoi, Toko e Yasuhiro hanno un alibi forte perché sono rimasti tutta la notte insieme, i sospettati numeri 1 siamo noi, tra parentesi Makoto Naegi. Per cui vediamo un po' quello che succederà. Ok. Ho controllato tutto quello che ho potuto pensare. L'unica cosa che rimane adesso è la stanza di Kyoko. Dovrei tornare nel giardino e chiedere a Byakuya. Torniamo dal caro Byakuya sperando che a sto giro voglia collaborare e degnarci della sua compagnia per andare nella stanza di Kyoko, dato che detiene lui la sua chiave. Caro Byakuya, please, ci può prestare la chiave? Pensi che potresti venire con me fra poco, Byakuya? Vorrei controllare la stanza di Kyoko, giusto? Molto bene, andiamo. Ah, aspettami! Byakuya se n'è scappato senza aspettarmi un secondo. Praticamente. L'ultima cosa che ci rimane è andare a controllare la stanza di Kyoko. La stanza di Kyoko... Ah, è già qua, wow. È praticamente vicino alla nostra. Incredibile. Non posso sbloccarla io stesso, devo chiedere a Byakuya. Che palle però, dai. Pensavo fossi un po' più reattivo, Makoto. Bene, allora, andiamo. Byakuya ha preso la chiave e l'ha inserita nella serratura. E poi... Ora è aperta. Sembrerebbe di sì. Ti ringrazio. Controlliamo la stanza di Kyoko, ragazzi. Chissà se esiste una sorta di modalità per controllare tutte le stanze dei vari studenti. Io ho sempre avuto questa curiosità di vedere un po' come erano fatte le stanze dei vari studenti. Anche voi non avete questa sorta di curiosità? Per cui questa è la stanza di Kyoko. Volevi venire qui, giusto? E allora... Che cosa stai aspettando? Più che cosa stai aspettando, che cosa stai cercando? Nulla di particolare. Solo pensavo che magari avremmo potuto trovare qualche sorta di indizio qui. Un indizio che potrebbe aiutarci a capire Kyoko. Non puoi essere serio. Davvero è solo per questo che mi hai portato qui? Scusami. Comunque... Se pianifichi di fare qualcosa a caso, sei fregato. Non importa quanto tempo ti rimanga. Dovrai avere qualcosa di concreto. Qualcosa di più concreto. Oh, lo so. Kyoko ci ha dato qualcosa. La lettera, è vero. Se mi succede qualcosa, di aprirla, ci aveva detto. Noi non sappiamo se le è successo qualcosa, però direi che questa è un'ottima occasione. Sono sicuro di averla qui da qualche parte. Trovata! Che cosa c'è in quella busta? Me l'ha data Kyoko. Ha detto che se le fosse accaduto qualcosa avrei dovuto aprirla. Beh, sicuramente qualcosa è successo, per cui aprila. D'accordo. Ho aperto la busta e ho controllato il suo interno. Al suo interno c'era un singolo pezzo di carta. Oddio, Shits che cosa significava, ragazzi? Scritto con 2 E però, non con la I. Sotto le...
Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo che cosa significa. Cosa significa? Aspetta. Fogli. Sotto i fogli? なんだ È tutto quello che c'è scritto? Ma grazie comunque, Ciel. Già, sembrerebbe di sì. Sotto i fogli? Cosa potrebbe essere? Sotto i fogli. Questo è il cuscino. Sarà questo, forse. C'è qualcosa sul tavolo. È una decorazione di legno. なんだ Cos'è quella? Qual è il suo scopo? Probabilmente è una chiave. O anche coperte. Ah, ok, allora non mi sbagliavo quando... Cioè, avevo questa sorta di impressione che volesse dire coperte, però non mi ricordavo se avessi ragione o meno. Dovrei avere più fiducia nelle mie skill inglese, ma... o nelle mie skill in generale, ma certe volte dubito troppo di me stesso. Sembrerebbe appartenere ai bagni pubblici. Forse c'è qualcosa in quegli armadietti. Come se potessi saperlo. Non sono mai andato nei bagni pubblici. La cosa non mi sorprende. È difficile dare un'immagine a Byakuya. Avere un'immagine di lui che fa qualcosa del genere. ありえるな Ma se dovesse essere una chiave, beh, mi chiedo che cosa potrebbe sbloccare. Davvero? Cosa? A meno che non mi sbagli. Sono certamente sicuro che potrebbe essere qualcosa nel dojo. Nel dojo? È molto probabile. Controlliamo le coperte allora, come hai detto tu, Ciel. Perché è l'unica altra cosa che c'è da controllare qui. Che ci sia qualcosa di nascosto sotto le coperte. A parte di me non si aspetterebbe di trovare nulla, ma... Ho alzato le coperte. Cos'è questo? Ho trovato un pezzo di carta. Classe 78, registro studenti. Byakuya preferisce mangiarsela la cacca piuttosto che andare in un bagno pubblico. No, penso che intendano bagni pubblici, quelli là per lavarsi, non quelli per andare a fare i bisogni. Mukuro Kusaba? なるほど Ah, sembrerebbe essere il profilo di Mukuro Kusaba. Già, apparentemente lo è. Probabilmente è l'altra cosa che Kyoko ha rubato quando era andata nella presidenza insieme alla chiave. Eh sì, sono i bagni giapponesi. Loro intendono quello per bagni pubblici. Per cui deve essere quello l'asterisco di cui parlava Monokuma. Kyoko ha detto che la morte non aveva apparenza, per cui deve essere questo quello che ha lasciato indietro. Non c'è tempo per i tuoi sentimentalismi. Sbrighiamoci e finisci la tua ricerca. D'accordo. Ok. Mi sono sforzato e ho guardato l'intero profilo. Nome Mukuro Kusaba. Sesso donna. L'Ultimate Soldier. Anche se piuttosto piccola per la sua età, è stata una specialista militare allenata in ogni sorta di arma immaginabile. Ha mostrato interesse nella militarità fin da bambina e ne è rimasta completamente assorbita da essa. Nelle scuole elementari ha vinto un torneo di sopravvivenza. Ha iniziato a scrivere per riviste di militari.
Prima di entrare poco prima nelle scuole medie, mentre era insieme alla sua famiglia per le vacanze in Europa, è scomparsa. La storia di una giovane ragazza giapponese è stata rapita, diciamo, ha preso subito alla sprovvista i media giapponesi. È diventata un'investigazione di fama internazionale e non è mai stata trovata. Comunque è riapparsa 3 anni più tardi in Giappone, sola e senza che sia stata annunciata alcuna notizia a riguardo. È stato rivelato che ha fatto parte di un gruppo mercenario conosciuto come Ferrir in quei 3 anni. Ha insistito che non è stata rapita, che ha ricevuto una formazione di battaglia di sua spontanea volontà. Comunque non è mai stato rivelato perché non ha deciso di tornare a casa. Ok. Interessante. Per cui è conosciuta come l'Ultimate Soldier, Mukuro Kusaba. L'Ultimate Soldier, un gruppo mercenario. Tutto ciò non sembrerebbe essere reale. Il gruppo in cui sono cresciuto è completamente in una dimensione diversa. È l'unico non fiction paragonato all'altro sci-fi. Non c'è alcun modo di comparare queste due cose. La cosa che è diversa è... Per quanto ho visto queste cose, come una persona ordinaria, なるほどな。 non avrei mai immaginato di sentire il nome Ferrir in un posto come questo. Lo riconosci? 当然だ。 Il corpo mercenario Ferrir. È una collezione di... Non ho idea di come cazzo tradurvi questa roba. Scusatemi. Oggi sono KO, scusate, ma... Mi sto scusando troppo, effettivamente. Ma in sti giorni, tra mal di testa e altro, non mi sono ancora ripreso del tutto, come ho detto prima. Signori della guerra, grazie mille. Per cui farò molti più errori del previsto, probabilmente. Pazzi della battaglia. Ma hanno il loro utilizzo. Portano sempre a compimento il loro lavoro. Questo è quello da ricordarsi. Beh, è totalmente fuori dalla mia portata. Beh, devo proprio dirlo. Sono interessato. Ogni rumor che ho sentito riguardo a Ferrin è già... Sembrerebbe che il nostro eroe sia diventato un po' un giocatore. Il nostro giocatore sia diventato il nostro eroe. Ah! Ma sei tu! Com'è che sei arrivato qui? Ah! Hai trovato il suo profilo? Quindi che cosa significherebbe se lo avessimo? Non osare fare lo stramboide con me. Non è che sono contro di esso oppure altro. In ogni caso, se te lo stai chiedendo, non ho nemmeno nulla contro Kyoko. Anche se è stata lei a rubarlo e nasconderlo. Dopotutto, non c'è alcuna regola nel rubare, giusto? Ma quello che non posso perdonare è quella che non posso perdonare è la signorina Ogami. Colei che ha rotto le regole ed è entrata nella presidenza. Magari porterò al di fuori il suo corpo e lo taglierò e me lo divorerò. Dopotutto, gli orsi sono onnivori, lo sai? なんだ。 Davvero violare le regole è così imperdonabile? Beh, sembreresti essere un po' ferreo su queste tue regole. Dopotutto, lo sono. Una vita scolastica è costruita sulla dedicazione dell'organizzazione dell'ordine.
Questo è perché anche se sono il preside, devo anch'io seguire le regole. Oh, e allora staresti dicendo che seguiresti anche tu le tue regole? Assolutamente. Non posso dire nulla a riguardo, se non che non sarebbe corretto se non lo facessi, giusto? E dopotutto il soggetto della correttezza, beh, non lo trovate interessante? Interessante? Si tratta di colui che scrive le regole. Attualmente è uno dei partecipanti di questo Killing Game. Non penso che ve l'abbia mai detto agli altri partecipanti, giusto? Beh, immaginavo che comunque avrei dovuto dirvelo. Beh, quando all'inizio eravate nella hallway c'erano 15 persone, giusto? Penso che in quel primo incontro potrei avervi dato un'informazione falsa, dopo tutto. Ma è incredibile, colpo schiena è il protagonista, il Master. Fraintendimento. Stai dicendo... Esatto, non c'erano esattamente 15 persone fra di noi. Il numero di studenti che prendevano parte a questo Killing Game in realtà erano 16. 16? E allora... Eh già. Yoko ci aveva avvisato riguardo ciò. Mhm. Dobbiamo fare attenzione a Mukuro Kusawa. La 16ª studente. Mukuro Kusawa. Anche lei fa parte di questa vita scolastica. Per cui è lei quella che sta facendo tutte queste regole. Ma va, Makoto, ma davvero? Perché? Hai detto qualcosa? Perché ci stai dicendo questo? Oh, beh, perché... Ve l'ho detto, questo Killing Game è molto popolare. Non immaginate i rating. Ma non era Ultimate Soldier, non Ultimate Despair. Eh sì, boh. Che abbia due talenti a sto punto? Chissà. Ma che poi la cosa più importante di tutte, non ve l'ho detto, ma abbiamo scoperto che il Killing Game di Danganronpa è trasmesso al mondo intero. Ce l'ha rivelato Monokuma. Guarda King che fa lo gnorri. Mi son dimenticato, scusate. Per voi che non c'eravate prima. E dato che abbiamo così tanti spettatori adesso... Beh, vorrei rendere tutti sulla stessa barca. Non vorrei mica ricevere un sacco di mail di odio, lo sapete? Ha senso? Ok. Tutto questo è quello che riceverete d'ora in poi. Oh. Ho una piccola vendetta da fare, per cui vi darò un piccolo bonus. Vendetta? Quindi un gigantesco grande fratello ma con le pistole. In pratica. Vorrei vendicarmi della signorina Kirigiri, per cui condividerò un piccolo segreto con voi. Davvero? Per chi non ricordasse chi fosse Kirigiri, si riferisce a Kyoko. Ma penso l'abbiate letto poco fa. Lo sapete che lei indossa quegli stupidi guanti dal giorno in cui è entrata qui, giusto? Beh, non l'ho mai detto a nessuno, però... Li indossa per nascondere un sacco di cicatrici che non vuole far vedere a nessuno. Che cosa? Ok, tutto questo è quello che riceverete.
Ah. Kyoko indossa quei guanti per coprire un sacco di cicatrici? Aspetta, quindi sul retro della sua mano quel tatuaggio. Aspetta, ma no. Monokuma ha specificatamente detto che sono cicatrici, giusto? È per questo che Kyoko indossa quei guanti, per praticamente nasconderle. Il che significa che quelle unghie finte sul corpo... Vorrei sapere di più sulle cicatrici. Anche io. Madonna, queste cacchio di macchine che devono sgommare, che fastidio. Spero che non si sentano in live. Stai ancora pensando a Kyoko? Eh? なんだ Dimenticati, direi. Quello che importa adesso è scoprire la trappola di Monokuma. La sua trappola. 不眠ね Dio ti deve veramente odiare per averti reso in così. Non ti ricordi quello che ci ha appena detto? Ha detto che ci sono 16 studenti qui, giusto? Il che significa che Mukuro è una studentessa qui. そう Ovviamente Monokuma sta cercando di dirci che Mukuro è quella che sta creando le regole del suo gioco. Ma perché mai dovrebbe dircelo? E perché ora? Ha detto che voleva rendere le cose interessanti. Ma non ci sono altri complaints. Scusate, adesso non mi viene la parola, quindi non ve la tradurrò. Questo mero fatto prova che Mukuro è connessa al caso. Stavo pensando che magari le cicatrici di Kyoko sono per rimuovere le impronte digitali, come i soldati più esperti. In questo caso lei sarebbe Mukuro senza saperlo perché ha avuto una specie di botta in testa. Interessante. La botta in testa l'ha ricevuta effettivamente perché era presente una ferita alla testa nel Monokuma File. Non so se c'eri quando l'abbiamo letto. Perché ci ha dato il Monokuma File per il quinto class trial. Questo è perché Monokuma ha rivelato l'esistenza di un 16° studente. Per rendere la nostra investigazione pari. Mukuro è correlata al caso? ありえるな Probabilmente è lei quella che ha ucciso Kyoko. Cosa? Questo spiegherebbe perché dovremmo fare il class trial, non trovi? Se è uno studente che ha ucciso qualcuno, beh, quello la renderebbe partecipe di questo killing game scolastico. Mukuro è il killer. Lei ha ucciso Kyoko. E se ci fossero due Mukuro? Chissà. Chi lo sa. Ah, tra l'altro, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che per chi fosse interessato, non so se avete visto su Telegram e su Discord, ma ho pubblicato il link del primo VOD di Danganronpa su il sito rosso. Per cui vi consiglio di andare a dargli un'occhiata se volete avere delle visioni più approfondite, se nel caso vi foste persi le prime live e vorreste avere un po' più di informazioni riguardo gli ultimi capitoli. Domani dovrebbe uscire il secondo VOD alle 8, per cui in guardia. Mhm. Chiunque sarebbe in grado di raggiungere quella conclusione, non trovi? Infatti, è proprio per quello che ho pensato quando abbiamo iniziato l'investigazione in primo luogo. なんだ Ma basandoci su quello che ci ha detto solo Monokuma, ho cambiato la mia opinione. 決まりだ Mukure Kusaba non è la colpevole. Eh? E cos'è che ti fa dire ciò? Beh, pensavamo che Mukuro, l'Ultimate Despair, fosse la vera identità del Mastermind. Ma se fosse vero, diciamo quello che ha detto Monokuma non avrebbe senso.
Dopotutto i talenti sono diversi. Effettivamente hai ragione. Hai ragione. Vedremo comunque nel class trial. Perché mai il mastermind dovrebbe rivelarsi a noi? Beh, è un ottimo punto. つまり Mukuro ci sta dando delle informazioni che fanno salire un paio di domande. Beh, avrebbe molto più senso assumere che Mukuro non sia la colpevole. Per cui è una trappola. Vogliono farci sospettare di Mukuro per farci arrivare alla conclusione sbagliata. È la cosa che ha più senso, secondo me. Sì, il modo in cui l'hai definito, beh, è molto plausibile. Ma se dovesse essere vero... Se Mukuro non dovesse essere la killer, allora chi lo è? Beh, allora io credo che qui il nostro lavoro sia finito. Muoviamoci. Sono sicuro che ci siano altri posti che hanno bisogno della nostra investigazione. Devo scoprire se quella chiave e il dojo sono realmente connessi. 行くぞ Bene, andiamo. Cioè, no, vieni. Intanto facciamo un breve salvataggio perché comunque abbiamo fatto un po' di cose in questa investigazione. Parliamo con Byakuya. Vediamo che ci dice. Sbrigati e controlla gli armadietti. Siamo qui per questo, dopo tutto. Ok. Armadietto numero 6. Ecco qua gli armadietti in legno. Sono come le chiavi in legno, proprio come i bagni pubblici tradizionali. Sembrerebbe che la chiave che abbiamo trovato nella stanza di Kyoko potrebbe realmente aprire uno di questi armadietti. Perché questi ragazzi devono rimanere in questa scuola? Se uscissero cosa succederebbe? Questa è un'ottima domanda, in realtà, Ciel. Ma credo che avremmo risposte o in questo o nel prossimo capitolo. Presumo. なるほどな Che comunque siamo vicinissimi al finale. Makoto, lo vedi l'armadietto più lontano verso la destra? 妙だな È l'unico che non ha una chiave al momento. Capisci quello che significa, giusto? Che devo probabilmente utilizzare la chiave che abbiamo trovato, giusto? そう Quando dicevo botte in testa mi riferivo a una specie di lavaggio nel cervello. Ah, non lo sapevo. Ok, ho capito. Beh, provalo. Ok. Allora ho preso la chiave di legno e l'ho inserita nell'armadietto. Accettato la chiave e si è aperto. Ci sono un sacco di frecce qui. Sembrerebbero essere 10 in totale. Sembrerebbero essere fatte in titanio, il che significa che sono piuttosto forti, anche se sono piuttosto sottili. Dopotutto, con un arco... Senza un arco non sarebbero nulla che non dei piccoli bastoncini. Cioè, forti bastoncini. Ok. Frecce in titanio. Oh, c'è qualcos'altro all'interno. È una sorta di palla fatta con del nastro adesivo. Mi chiedo per cosa sia stata fatta. C'è una traccia di sangue? なるほど Se significa... Se c'è sopra questo significa che è correlato al caso. I ragazzi con le uniformi bianche sono loro prima del lavaggio del cervello, magari prima che Ultimate Despair fosse... Interessante teoria, Ciel. Vediamo se avrei ragione. Vediamo se avrei ragione. Assolutamente. Davvero questo nastro adesivo è correlato al caso in qualche modo? Ma come potrebbe essere coinvolto? Ok.
Penso che sia tutto quello che ha da offrire questo armadietto. C'è qualcosa che non va? 妙だな。 Parecchio strano, non credi? L'armadietto stava nascondendo degli oggetti correlati al caso. Ma perché mai la chiave dell'armadietto dovrebbe essere nella stanza della vittima? なぜだ。 Forse... Byakuya? Dimenticati. Forza! Dobbiamo andare alla prossima location. Quale prossima location? なんだ。 C'è ancora qualcosa di cui dobbiamo vedere. Dobbiamo fare delle ricerche riguardo Fenrir. Fenrir? Vuoi dire il gruppo di mercenari di cui faceva parte Mukuro? Ma come dovremmo cercare delle informazioni riguardo a ciò? Forse nell'archivio? Non è ovvio? Dove in questa scuola andresti a fare delle ricerche riguardo a qualcosa? Ricerche. Stai parlando dell'archivio? Ma va. Pace Monokuma, un robot telecomandato perfetto sicuramente creato dal ragazzo che ha creato il genitore di ossigeno di laboratorio di scienze, però probabilmente schioppato. Interessante, potrebbe essere in realtà, Hai ragione, l'archivio ha tutti quei generi di informazioni che al pubblico generale non ha accesso. 行くぞ。 Abbiamo poco tempo prima che inizi il trial, sbrighiamoci. Eccoci qua nell'archivio. Non lo vedevamo dal capitolo 2. Penso che ci sia un file correlato a Fenrir da qualche parte qui. Byakuya sembrerebbe conoscere l'archivio come le sue tasche, per cui è andato dritto allo scaffale interessato. Ah, eccoci qua. Ha subito preso il file in sua mano. Vediamo quello che dice Byakuya. なるほどな。 Da un'occhiata a questo. Fenrir, lupo della mitologia norrena. Non ci dice molto, ma probabilmente il cadavere bombato fa parte... Sì, c'è proprio scritto che Mukuro Kusapa fa parte di quel gruppo. E anche il cadavere aveva il tatuaggio di Fenrir sulla mano, se ricordi. Non ho la minima idea di quello che dica. Che razza di linguaggio è questo? Dico la parola in francese. No, ma basta, ti prego. Ti prego, BS, ripigliati, grazie. Beh, sono sicuro che la maggior parte degli studenti liceali non conosca il francese. Io lo conosco, ma non sono uno studente liceale, l'ho fatto alle medie, ma faccio parte dell'Europa, tu sei giapponese, effettivamente è un po' più facile che tu non lo conosca. Beh, d'accordo, lo leggerò io per te. Ma mi aspetto che ripagherai il tuo debito 100 volte di più. 100 volte in più? Non è un po' estremo? Fenrir è un'unità di combattimento di elite basata sul Medio Oriente, cioè sì, Medio Oriente, ciao. Sul Medio Est. Al contrario dei contraenti militari, sono un gruppo di mercenari che ingaggiano a combattimento diretto. Si dice che un singolo membro sia equivalente a un'intera compagnia di soldati regolari. Proprio come Ferrin, il lupo del Ragnarok, la loro presenza è più che abbastanza per far impaurire ogni nemico. Sono stati coinvolti in diverse battaglie militari e operazioni militari, il che significa che molte di esse sono classificate per bene. Comunque un po' di tempo fa hanno completamente cessato ogni attività. Al presente la loro continua esistenza non può essere confermata. Ci sono un paio di rapporti non confermati sul fatto che i membri chiave del gruppo siano stati tutti neutralizzati. Alcuni rumor dicono che i killer
non volevano che rivelassero segreti che conoscessero. Mhm. Vuol dire che essendo un gruppo di mercenari non hanno un capo stabile ed è molto soggetto a cambiarlo, anche in maniera violenta a cambiarlo con un colpo di stato. Ferrir, il gruppo Ragnarok, a quanto pare la terra è in pericolo. In pericolo. Sì, il Ragnarok so che è dalla mitologia norrena che è la fine di ogni cosa. Praticamente. なんだ Cos'è? Cosa c'è? Beh, sembra tutto provenire da una sorta di realtà alternativa. Beh, non lo è. Questa è la nostra realtà. L'unica realtà. Queste persone fanno parte del nostro mondo. Il loro campo di battaglia non è molto diverso dalle nostre vite qui. Un mondo inimmaginabile e imprevedibile. È tutto questo che lo rende così eccitante. Eccitante non è esattamente il termine che utilizzerei. Quindi? È tutto ciò che volevi sapere? Questa potrebbe essere la tua ultima opportunità per imparare qualcosa riguardo a Ferrir. Beh, ora che ne fai menzione... I rapporti dicono qualcosa riguardo da dove proviene il nome Ferrir, giusto? Esatto. Come dice, Ferrir è il lupo del Ragnarok. Parlando di ciò... vorresti sentire qualcosa correlato a ciò? Davvero strano che in una scuola ci sia una libreria del genere, non trovi, Kin? Già, ce lo... ce lo chiediamo dal capitolo 2 praticamente, Ciel. Che cazzo ci fa il... Anche perché alcuni di questi documenti ce li hanno le più grandi famiglie del mondo, tipo la famiglia Togami di Byakuya. Mhm. Mostrare il fatto che sono un membro di ogni team, ogni soldato che ha fatto parte di quella squadra. Praticamente viene rappresentato con un tatuaggio di Ferrir da qualche parte sul loro corpo. Fanno un tatuaggio di Ferrir. Il che significa che... già. E se questa fosse una scuola per addestrare i soldati di Ferrir? Chi lo sa, chi lo sa. Vediamo. Magari in questo class trial ne sapremo di più. Sembrerebbe che abbiamo finito, ragazzi, di investigare. Siete pronti? Mhm. Siete pronti riguardo al class trial? Spero di sì. Mhm. Strano che venga tutto trasmesso al mondo, non credi? E già, però, ogni canale che abbiamo della TV che abbiamo scoperto nell'ufficio del Mastermind trasmetteva praticamente l'interno della scuola. Trasmetteva noi stessi, per cui è stranissimo come cosa. Io vorrei che Ferrin rimanesse un segreto al mondo intero. Beh, sinceramente sì. Il tempo è giunto. Beh, tutto quello che possiamo fare adesso è scoprire la verità durante il class trial. そうだ Sembrerebbe essere così. Andiamo. Direi possiamo salvare, ragazzi. Facciamo un altro piccolo salvataggio prima di approcciare la porta rossa. Così non dobbiamo rinvestigare. Voilà. Wow, Byakuya e Makoto si sono mostrati insieme. Dove diavolo siete stati? Siete spariti senza dire una parola. Stavamo investigando.
Non riuscite ad arrivarci da soli? Sì, vabbè. Ciao ragazzi, questa non riesco a quanto pare a tradurvela perché ormai sono che io. Sei gelosa? È gelosa praticamente di Makoto, detta in poche parole. Scusatemi, ma sono KO in sti giorni. Non voglio essere troppo ripetitivo, ma è così. Ti stai facendo qualche sorta di strana fantasia per te stessa? Nanda. Smettetela di parlare, preparatevi. Potremmo scendere ogni secondo. Ogni secondo. Potrebbe mostrarsi in ogni secondo. Cosa ci fa il protagonista in questa storia? Anche in guerra la fortuna fa la sua parte, ma non è un'abilità che può essere sviluppata, non credi? Vero? Assolutamente. Però ricordati che Makoto è l'Ultimate Lucky Student, ma... Ah, forse tu non lo sai questo. Perché praticamente è stato estratto da una lotteria. Fra gli vari studenti normali. Per gli Ultimate Lucky Student fanno così praticamente. Chi viene estratto in sta lotteria fa parte della Hopspeak. Così a caso. Beh, quando immagino che questo possa accadere mi preparo a essere un po' teso, ma... Siamo rimasti qui per 5 minuti ad aspettare che qualcosa di strano accadesse. E 5 minuti sono diventati 10. Che sta succedendo? Perché Monoskuma non si mostra? Lucky nel senso che è stato casualmente ammesso. Sì, esatto. Forse è morto di nuovo? E cosa facciamo? Dovremmo continuare ad aspettare qui, oppure... Oppure cosa? Gesù! Vi ho spaventati? Chiedo una spiegazione. Perché mai stai sprecando il mio tempo in questa maniera? Vi ho fatto aspettare? Ma avete capito il contrario? Siete voi quelli che mi avete fatto aspettare. Che cosa? Stavo aspettando che arrivassero tutti quanti. Non possiamo aspettare finché non arrivino tutti quanti, giusto? Ma di che stai parlando? Tutti sono qui. Stavamo aspettando te. Scusate, ma state sbagliando. Ci sono voluti 10 minuti, per cui dovrei punire quello che ci sta facendo attendere, giusto? Se possiamo essere tutti d'accordo sulla violazione, allora farò una punizione proprio adesso. Se stavi aspettando me, sono qui. Quando abbiamo sentito quella voce, ci siamo tutti girati all'improvviso. Sono qui. Nessuna regola è stata violata. Kyoko? Kyoko? Sei ancora viva? No, deve essere un fantasma. Smettila di parlare. Beh, se volete litigare, fatelo nel class trial. Dovremmo salvarci un po' di divertimento per più tardi, giusto? C'è alcun motivo in particolare per essere in ritardo? Beh, sono qui per cui va tutto bene. Quale altra quale altra regola avrei violato? Sta aspettando Giorgio Vanni con un gargomita in mano. Mi sbaglio? Per cui, ragazzi, Kyoko è ancora viva. Chi cazzo è morto, quindi? Se non è morto il Mastermind, se non è morta Kyoko, chi è morto? Sei così egoista. Hai ragione, nessuna penalità, ufficialmente, ma dovrei chiedere scusa più tardi. No, ti farò chiedere scusa più tardi. Comunque, vedete di entrare nell'ascensore. Muovetevi.
Beh, quando Monokuma se n'è andato, siamo tutti corsi verso Kyoko. Kyoko! Per cui, per davvero non sei morta? Certo che io non sono morta. Grazie a Dio, sono così contenta che tu stia bene. Forse, ma non è necessario che sia una buona cosa per noi. Ha ragione. Ora dovremmo affrontare un fantasma. Ti ho detto di smetterla di parlare. 行くぞ。 Forza, andiamo. Qualunque cosa di cui dovremo discutere, lo faremo durante il trial. Ma la smette la gente di sgommare con ste cazzo di macchine e moto? Che fastidio, scusatemi. Senza neanche guardare verso Kyoko, Byakuya se n'è andato nell'ascensore. Padrone, aspettami! Ottimo. Chissà cosa accadrebbe se lo facessimo aspettare ancora. È morto il ragazzo che ha costruito Monokuma? O forse un cadavere di uno studente che in realtà è già stato eliminato? Chi lo sa? Non lo sappiamo effettivamente perché non l'abbiamo visto in volto. Beh, sarò felice quando il trial sarà finita. Sarà finito. Uno dopo l'altro tutti quanti sono andati nell'ascensore. Ma io non potevo farcela. Dovevo parlare con Kyoko prima che iniziasse il trial. Ok, prima di andare nell'ascensore andiamo a parlare con Kyoko allora. Vediamo cosa ci dice. Ascolta, prima che iniziamo, ho un favore da chiederti. Io ho bisogno che tu mi assicuri il numero di persone e corpi presenti in questa scuola chiusa. Allora, sappiamo di per certo che ci sono 16 studenti, per cui 16 persone sono in questa scuola. Ok? Di cadaveri confermati sappiamo che sono morte 9 persone. Sayaka, Junko, Leon, Chihiro, Mondo, Taka, Ifumi, Celeste e Sakura. Te li ho detti in ordine in cui sono morti, praticamente. Per cui... Boh. Dove sei stata per tutto questo tempo? Vabbè, ho dimenticato Alter Ego, però Alter Ego non era un essere umano, era un computer, quindi non credo che sia il cadavere di Alter Ego. Se dovesse essere uno fra gli studenti morti. Hai preso quella chiave da qualche parte, giusto? Per cui... Sì, sono andata ad investigare nei dormitori del secondo piano. Scusate, mi è venuto da starnutire. Secondo piano? Non ci sono molti monitor e telecamere lì, per cui sono riuscita ad evitare completamente Monokuma. Dopotutto, ho mancato l'annuncio proprio per quello. Non avevo idea che fosse stato scoperto un corpo. E allora, che cosa hai scoperto? Solo ora ho finito la mia ricerca e sono tornata qui. Giusto in tempo per l'annuncio del class trial. Mi ci è voluto un po' di tempo prima che vedessi la scena del crimine. Non posso andare non informata su un trial, giusto? Sbaglio, ci sono 6 persone in questo ascensore. Sì. Però sappiamo che qualcuno sta comandando Monokuma. Quindi, o il cadavere appartiene alla 16ª persona, oppure, boh. Per cui è per questo che sei arrivata così tardi. Scusate se vi ho fatto attendere. Ma... se eri nel secondo piano dei dormitori, allora la chiave che hai trovato...
Ho usato il... Non è del tutto corretto, ho usato l'oggetto segreto di Monokuma. Quello che mi ha permesso di aprire ogni blocco in questa scuola. Che cosa? Quindi un passepartout. Ehi, voi due, che cosa state facendo? Sbrigatevi prima che andiamo nei guai con Monokuma. Andremo nei dettagli subito dopo il trial. Ok, Makoto? C'è sicuramente l'inciuccio sul numero di persone. Probabilmente sì. Ora vorrei concentrarmi sul fatto dei sopravvissuti in questa nostra situazione. Perché c'è un problema molto cruciale in questo momento. Per lei. Uno strano modo di porre la questione. Il class trial è importante per tutti, per cui c'è un momento cruciale per lei? Beh, questo è tutto. Ok, Kyoko sono andata nell'ascensore. Forse ci sto solo pensando troppo. Andiamo anche noi nell'ascensore. Ok. C'è una 17ª persona, senza che ce ne siano 17. Ah, interessante. Potrebbe essere, eh? Vedremo. Le porte si sono chiuse. Questa volta... sempre solita roba. Chissà cosa succederà. Nessuno ha detto una parola. Eravamo qui zitti e silenti. Per un immisurabile periodo di tempo. Le porte poi si sono aperte senza avvertimento. Ok. Una luce di speranza. Non era però luce di speranza. Si trattava della luce abbagliante della disperazione. Quanto è colorata questa... Questa... come cacchio si dice? Oddio, non mi viene questa corte. La stavo aspettando. Ci è voluto davvero tanto tempo prima che arrivassimo qui. Quindi il corpo è quello di qualcuno nella scuola. Ed è una donna. Esatto. Il tempo è inutile. Iniziamo con lo show. Ed è così che la corte viene aperta per la 5ª volta. Un giudizio mortale. Un tradimento mortale. Un enigma mortale, una difesa mortale. Un class trial mortale. Il corpo di qualcuno della scuola è una donna e anche il modo in cui è molto è molto strano. Sembra un cadavere piantato lì. Esatto. Salviamo un attimo. Io ragazzi vado un secondo al bagno, per cui vi metto un attimo in be right back. Datemi qualche minuto, torno subito. Giuro. Non andate via.
rieccomi qua. Allora, vi cambio schermata. Ops, si è cancellato tutto perché non l'ho fatto con la modalità studio, ma vabbè. Non importa. Fatemi vedere cosa mi sono perso. Allora. Ragazzi, avete idee? Aiutatemi a capire perché il mondo è in pericolo. Anche se potrebbe essere a causa di Ultimate Despair che ha preso il controllo della Ops Peak, il picco della speranza. E Monokuma lo ribadisce a ogni esecuzione che uccide in quella maniera per distruggerla sempre di più. Sì, esatto. Vocabulary. Wow, mi sono bastate. Riguardiamoci un attimo le prove. I Truff Bullets. Ne abbiamo solo 18. Pensavo di più. Monokuma fa il numero 5. L'analisi del corpo esploso. Le unghie finte. Il tattoo sulla mano destra. I frammenti della bomba. Cioè il coso dell'irrigatore. Quando è stato trovato il corpo. Lì il coltello sulla scena del crimine. Il tappeto dentro al magazzino degli attrezzi. Il pollo mancante all'interno del pollaio. Quello che ci ha detto Byakuya. Il corpo prima dell'esplosione. Il profilo di Mukure Kusawa. Quello che ci ha detto Monokuma. La chiave fatta in legno. Le frecce in titanio. Il nastro adesivo insanguinato. E quello che ci ha detto Kyoko. Questi sono i nostri Truff Bullets, ragazzi. Salviamo qua sul trial. E direi che possiamo iniziare il nostro quinto trial. Eccoci qua. Vediamo un po' cosa accadrà durante questo trial. Sì, ormai sappiamo le regole, però gliele faccio dire lo stesso, diciamo. Ditemi se si sente bene l'audio dei personaggi. Sì. Ok, sì, le regole sono sempre le stesse praticamente. Ok. Iniziamo parlando della vittima. La teoria più semplice è che Ferrir e l'Ops Peak Academy siano capitati nella Despair. Magari Ferrir ha accesso a alcune o tutte le testate nucleari di uno o più paesi e ha deciso di giocarsi il futuro del mondo in questo modo. Anche se non riesco a immaginare perché non distruggerlo e basta. C'è sicuramente un limite morale, una promessa o lui stesso che non lo permettono. Potrebbe essere in realtà. Scusa, ho allercato un po' perché ero impegnato a discutere di alcune cose. Non ti preoccupare, Frika. Guarda, sei arrivato giusto in tempo per il quinto Class Trial, per cui adesso c'è tutta la parte doppiata dai personaggi. Ma se c'è con noi, Yasuhiro, sei un cretino. È un cretino, Yasuhiro, vabbè. Quanto stupido, veramente. Vediamo, sentiamo la spiegazione del perché è un fantasma. Vabbè, vabbè, Yasuhiro. Byakuya ne ha le palle piene. Di già. Sì, esatto, compariamo i tratti di Kyoko con i tratti della vittima.
Anche se mi è un po' inutile, diciamo, considerando che sicuramente è viva. Dato che è qui. Direi... i guanti. Perché la vittima non ha i guanti. Quindi non può essere Kyoko. それならキリギリが手袋を身につけている理由も説明しておいた方がいいんじゃないか Sì, esatto. 知ってるの？ Vediamo se... このクマから聞いたぞ Mhm. 手にある人に見せたくない跡を隠すためらしいな È vero, Monokuma ci ha detto che non vuole mostrare le sue mani proprio perché ha tipo delle sorta di cicatrici che non vuole far vedere a nessuno. Però dobbiamo ancora vedere se effettivamente è vera questa cosa. あ、そういえばあの死体って手袋してなかったよね。 Eh già. 爆発で手袋が燃えただけだろ Mhm. そんなんじゃ俺は納得しねえぞみんな幽霊に惑わされてんだべ Non avrebbe senso. Cioè, un qualche pezzo comunque sarebbe rimasto. Considerando come è avvenuta l'esplosione. La gittata non era tanto alta. Non c'è alcun modo che il corpo sia quello di Kyoko. Vorrei proprio vedere le cicatrici di Kyoko. Puoi farmi un piccolo preview? A dirti la verità non mi ricordo minimamente questo capitolo, Ciel, per cui è un po' difficile fartelo. La mia memoria di Danganronpa praticamente si basa su chi è il mastermind adesso e la verità sugli altri casi praticamente. Però non tutte le informazioni me le ricordo, per dirti la verità. Però non riesco a provare il perché. Rimarremo bloccati su questo caso se non ci muoviamo. Per cui non ho altra scelta se non su... Io ho finito il primo ma ho droppato il 2. Ah. Poi facciamo anche il 2 volendo, se vuoi vedere come continua Free. Tattoo sulla mano destra. Esplosione del corpo e unghie finte. Ma non perché non mi sia piaciuto, sia brutto. Per il tempo. Ok. そんなわけないじゃない。 Leggiamo prima tutto. ならキリギリッチが幽霊じゃねえって証明してみろ Ok. あの死体って手袋してなかったよ。 Sì, esatto. 爆発のせいで燃えただけだべじゃあ爆発前は手袋してたの？ Mm. きっと手袋はしてたはずだべだって死んだのはキリギリッチなんだからな Fatemi vedere un attimo. バカバカしい Le unghie finte. Credo sia. A una certa mi ero scocciato un po' del genere. Forse l'ho giocato in un momento in cui non avevo voglia di seguire troppa roba visual novel. Ah, ho capito. Ma vai tranquillo, cioè. Succede, in realtà. そんなならギリギリッチが Secondo me sono le unghie finte qua da rispondergli. 爆発前は手袋してたの？ 手袋はして Sì. Wow. それは違う Come ogni trial, la prima persona a cui dobbiamo dire roba contro Yasuhiro perché spara minchiate, come al solito. だってあの死体って付け爪をしてたよね Vabbè. あんな付け爪をしてたら手袋をするのに邪魔なはずだよ Sì, esatto. キリギリさんが手袋をしているのは手を隠すためなんだよ Noi, a parte Kyoko, conosciamo i talenti di tutti gli altri studenti? Sì. Allora, sappiamo che quello di Makoto è l'Ultimate Lucky Student. Quello di Asaina è l'Ultimate Swinging Pro. Quello di Byakuya è l'Ultimate Affluent Progeny. Quello di Toko è l'Ultimate Writer, non mi ricordo specificamente come faceva il suo titolo, però qualcosa del genere. E quello di Yasuhiro è quello del Ultimate Clairvoyant. Anche quelli morti? Sì, sì. Allora, se vuoi faccio un breve recap. Te li dico in ordine in cui sono morti. Sayaka era l'Ultimate Pop Sensation. Junko era l'Ultimate Fashionista. Leon l'Ultimate Baseball Star.
Ciro, l'Ultimate Hacker. No, l'Ultimate Programmer, non Hacker. Che cacchio dico, scusatemi. Mondo era l'Ultimate Biker Gang qualcosa. Poi era... Ah, pubblicità. Dimmi dove sei rimasto. Mhm. Ok. Ditemi quando è finita la pubblicità, che vi faccio il breve recap sui talenti degli studenti. E ci fermiamo un attimo qui, momentaneamente. Devo dirti, allora solo Kyoko può essere Ultimate Soldier. Fine pubblicità. Poi vabbè, dopo Mondo c'era Kiyotaka che è l'Ultimate Moral Compass. Ifumi che era l'Ultimate Fanfic Creator. Celeste che era l'Ultimate Gambler. Sakura che era l'Ultimate non Martial Artist, se non sbaglio. Praticamente. Per cui li sappiamo tutti. Sì. Indossare dei guanti con delle unghie finte penso sia la morte nera, praticamente. Vabbè, oi. この手袋は日常生活に支障をきたさないように私の手の大きさに合わせて作られた E poi non credo, cioè Kyoko non mi dà vibes da ragazza che usa unghie finte, sinceramente. Potrei sbagliarmi. この手袋はつけられないの Sì, infatti. じゃあこれではっきりしたよね。あの死体がキリギリさんじゃないってことがさ。 Potevamo già escluderlo in partenza, considerando che c'è nel trial, ma vabbè. Sì, esatto. Lo dice anche Biaco. Dobbiamo scoprirlo, Yasuhiro. Prima di ogni altra cosa, dobbiamo identificare la vittima. Tutto quanto parte da qui. Ok, mi giro un attimo per vedere il gameplay in tempo reale, per cui vedrete il corpo, cioè il mio modello che fa robe strane. Tattoo sulla mano. Secondo me è il tattoo. Secondo me è il tattoo, ragazzi, ve lo dico. Ah, così a sensazione. Sì, sì, c'è un modo. Mhm. Sì, esatto, questo è giusto. Mhm. Ok. Ma c'è un motivo per cui i tribunali cambiano sempre. Sono tutti molto belli, magari però sto pensando troppo. In realtà non lo so, sai? Penso semplicemente perché Monokuma voglia cambiare estetica a ogni trial, semplicemente. Non credo ci sia un'altra vera ragione. Queste parti erano quelle con più gameplay, oltre il più semplice leggere da visual novel. Sì. Anche perché doppiavano loro, quindi era un po' più facile da seguire, secondo me. Ok. Dici. Anche Byakuya lo sa. Il tatuaggio sulla mano destra. Monokuma è una persona, quindi c'è sempre un motivo, secondo me. E per capire cosa ha in testa, Ultimate Despair, secondo me, è il mastermind. Sì. Probabilmente lo scopriremo in questi ultimi capitoli. Vabbè, Toko.
そのタトゥーには被害者の正体が隠されているんだ。 Secondo me qua cioè, praticamente ne abbiamo 3 intelligenti, 3 che sono mezzi scemi. Una via di mezzo praticamente, un 50 e 50. Non esistono vie di mezzo. そのタトゥーに Se dovessimo comparare il tattoo ad altre informazioni, potremmo definire l'identità della vittima. È quello di Mukure Kusaba. 傭兵部隊フェンリル。戦場ムクロが所属してた傭兵部隊の名前だよ。 La 16ª studentessa. それがどうしたんだね。フェンリルに所属する兵士たちは自分が組織の一員であることを示すために I don't want to set the world on fire. Ciao Lampada. Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Sei arrivato sul caso numero 5, 必ず praticamente. 体のどこかにフェンリルを La 表す cui, 刻印を刻んでいるらしい。 vittima è ancora sconosciuta. フェンリルを表す刻印 Hello there. L'immagine che rappresenta Ferrir è... Vabbè, è un lupo. Kyoko la vedo come un true detective, anche l'impermeabile. Non so se rispecchia lo stereotipo dell'Ultimate Soldier. Wolf. Vabbè, questo facilissimo. Considerando pure il power up che abbiamo tramite Yasuhiro. 狼だ。それがフェンリルを表す刻印なんだ。 Mhm. フェンリル終末の狼 Eh 北 sì, 欧神話に登場する狼の姿をした巨大な怪物のことよ il lupo del Ragnarok. Per chi non conoscesse Ferrir, è una creatura mitologica norrena. 北欧神話のトラブルメーカーであるロキと女巨人アングルボザの間の子であるとされている Oggi sto andando tutto così e così. Non posso neanche fare le cose per gli esami che i programmi non partono. Madonna, che sfiga. Spero che ti partano a breve, perché se non riesci a fare le robe per gli esami poi è un problema. 久々に文学少女の片鱗を見たべ。狼の刻印って Mhm. じゃあもしかしてそうなんだ。あの下にあったタトゥーは Sì. 狼のタトゥーだったんだよ。 Sul corpo abbiamo trovato un tattoo di un lupo. Sappiamo che è di Ferrir. あの死体の人物は Mhm. フェンリルに所属していた過去を持つ人物。 Comunque, Ciel, per risponderti, comunque il... Wow, quanti comunque sono riuscito a dire in un'unica frase. Il talento di Kyoko salterà fuori, prima o poi, forse. Ma io c'ho Erlupo, Ercore, la Roma. 戦場ムクロだったんだ。 Un tatuaggio sulla mano sarebbe difficile da nascondere, o sbaglio? E già, sarebbe difficilissimo da nascondere. ちょっと待ってよ戦がムクロって黒幕の正体だったはずじゃん驚いてるみたいだねだけど大正解だよ Ah, anche Monokuma ci dice che è la verità. そうなんだ今回の学級裁判は戦場ムクロ殺しの Wow, 裁判だったんだよ ce l'ha confermato, quindi la vittima è effettivamente Mukuro Kusaba. E allora chi cavolo sta controllando Monokuma adesso, se lei è morta? Sappiamo che non possono essere indossati i guanti. Almeno non da Kyoko. Cioè, perché Kyoko ha dei guanti appositi. Però la vittima non è Kyoko. どういうこと Lei è l'unica qui con dei guanti, se ricordo bene. Parlo di Mukuro. Sì, sappiamo che non ha indossato i guanti. Cioè no, in realtà, se non sbaglio, lei indossava dei guanti. Però non erano gli stessi di Kyoko. Però potrei ricordarmi male. Potrebbe essere un effetto Mandela dell'illustrazione, in realtà. そうじゃない。戦場ムクロが黒幕だという前提自体が間違っていたということだ。
でも超高校級の絶望って明らかに黒幕っぽいフレーズなのに。 Dei guanti con lo spazio per le unghie. È un po' difficile effettivamente. いや、 Ok. そもそも戦場ムクロが超高校級の絶望だったということすら怪しい。 Eccentrici ma pertinente. Abbastanza. 俺が見た戦場ムクロのプロフィールにはそんな記述は一切なかった。戦場ムクロは超高校級の軍人とあっただけだ。 Non c'era nulla a riguardo dell'Ultimate Despair. Diceva solamente che era l'Ultimate Soldier. 確かあの情報の出元はキリギリ京子。お前が苗木に教えたんだったな。 Sì. Sì, ho 2 rononi. Vai tranquillo, Lampada, non ti preoccupare. Il fatto è che tra gli studenti morti non c'è nessuno con delle unghie così lunghe. Oddio, in realtà qualcuno c'era. In realtà qualcuno c'era. Però tu non l'hai visto. つまりキリギリッチの情報が間違ってたってことか。 C'era Junko con delle unghie, se non sbaglio, dello stesso tipo. それじゃあ戦場ムクロって何者だったの？ずっと姿を消してて。 Però tu forse non l'hai mai vista, Junko. 殺されちゃってるなんて。 Ganko. Aveva una pistola. In realtà. Ah sì, è con la J. Ah no, tu l'avevi scritta proprio con... pensando... No, no, in giapponese quando dicono giù è con la J. Io pensavo stessi memando, sì. Non credevo che l'avessi scritto normalmente per intendere qualcosa, pensavo volessi fare una sorta di joke. Scusami. Tra Oi e Caparezza non so chi si sia messo peggio. Non ne ho idea, Lampada. Fanno tutti e due mezzo cervello. Sparate. Vai tranquillo, Ciel, non ti preoccupare. つまり重要な登場人物ではなかったということだ。戦場ムクロは俺たちと同じただの参加者でしかなかったんだよ。 Senti, ma... Dimmi, Ciel. じゃあ黒幕って誰だべ。 Forse sto correndo troppo. Allora chi è il Mastermind? Chi lo sa, Yasuhiro? 希望が峰学園の学園長なんじゃ。いいえ、学園長は関係ないはずよ。 Adesso ti chiede di uscire. Palese. だが戦場ムクロの情報だって間違っていたんだ。その情報も怪しいもんだな。私の情報は間違っていないわ。 Attenzione. はいはい、今は学級裁判中ですよ。戦場ムクロを殺した黒を解き明かすのが先でしょう。 Monokuma è un po' troppo attivo in sto trial. Adesso... Cioè, in realtà mi hanno chiamato per andare a mangiare, ma vado avanti per altri 10 minuti. Magari al prossimo react. Come è stata stroppiata, Junko? Ha avuto un'esecuzione da parte di Monokuma. Le sono state conficcate nel corpo tipo un sacco di lance nella seconda live. Alla fine della seconda live. Praticamente, quando siamo stati richiamati nella palestra per l'omicidio di Sayaka, lei insisteva col fatto che non voleva far parte del trial e Monokuma ha detto no, il cazzo, tu devi fare quello che ti dico io, e l'ha uccisa. Detta in parole povere. Quindi è morta perché Kyoko ha controllato il corpo. それ以外の死後は返金ってことでお願いしますよ。いいだろう。黒幕の正体を暴くのは後回しだ。だが覚えておけよ。 Ricordatevi questo. 必ずお前の正体を見つけ出してやる。俺の戸上の名にかけてだ。
Eh sì, è difficilissimo falsare un'esecuzione così. 僕はそういう挑発は相手にしないことにしてるの。 Mhm. さて、お前らが混乱しないように、もう一度はっきり言って Se può おく fare. けど、 Si può fare, ma è parecchio tosta. Credo che abbia colpito anche un paio di punti vitali con quelle lance. 学級裁判が起きるのは、学園の生徒たちの間で殺人が起きた場合なんだからね。 Ok. その点を E fin qua c'eravamo, ちゃんと頭に caro Monokuma. 叩き込んでおくように。つまり被害者も犯人も生徒の誰かということだな。 Quindi ci ha praticamente detto che sia la vittima che il colpevole fanno parte del corpo degli studenti. Però è possibile che il suo corpo possa essere stato usato per altro. Assolutamente sì, perché Monokuma è quello che si occupa di portare via i corpi degli studenti morti. Dopo è lui che pulisce tutte le scene del crimine. Dopo che finiscono in class trial. この中の誰かに殺されたってこと？いや17人目の高校生が隠れてるって可能性も。ありません。参加者は全部で16人の高校生だけです。 Eh già. マジかよ。じゃあこの中に戦場ムクロを殺した犯人がいるんか？ Ci fanno il macinato. Beh, considerando che mondo è diventato un burro, potrebbe anche essere in realtà Lampada. È anche vero che la bomba sarebbe potuta servire per nascondere la causa della morte primaria. Ah sì, ricordo che per chi non fosse su un Discord abbiamo un server di Discord e anche un canale di Telegram, se volete far parte dei nostri canali. E entrare così non vi perdete le notifiche delle live, considerando che ogni tanto Twitch non le manda. O il sito viola, considerando che poi questo verrà ricaricato sul sito rosso, questo VOD, ma vabbè. Ogni tanto facciamo anche dei watch party, eccetera. Mai visto il tuo server? Ah no? Veramente? Adesso lo vedrai allora. Aspettiamo. Sì, effettivamente sappiamo di per certo che Aoi, Byakuya, Yasuhiro e Toko sono innocenti perché erano tutti insieme svegli e possono confermare gli uni gli alibi degli altri. Sì. Solo Makoto e Kyoko possono essere colpevoli. どうしてそうなるの？いいだろう。説明してやるか。昨日の夜時間直後に俺は職場 Vi faccio praticamente rimanere con la spiegazione di Byakuya e poi credo che vado a fare un attimo una pausa pranzo. Sì, pausa pranzo. In realtà è pausa cena. C'è qualcuno che ama la mania delle foto? Era l'otaku o sbaglio? Sì, era Ifumi che faceva le foto. Anche un po' Celeste in realtà, però sono morti entrambi. Byakuya stai zitto. È tipo quello che ci sta ci ha carriato un paio di trial. Anche se è stato il villain del secondo. Per cui loro non possono essere killer. Mhm. Eh già. Ifumi non è mai comparso in una foto, sbaglio. Invece sì, è comparso quando abbiamo trovato una foto nel quarto piano. Era insieme a Sayaka e Celeste. Una foto con le uniformi bianche. Per dirti, gli studenti che sono apparsi in quelle foto sono stati Mondo, Leon e Chihiro in quella del terzo piano. E in quella del quarto piano Celeste, Ifumi e Sayaka. Gli altri non sono mai apparsi.
だから容疑者は絞られてると言ったの。 Tutti questi studenti sono innocenti. Sì. そういうことだ。 Non so il mastermind. Quindi gli unici sospetti per adesso siamo io e Kyoko. Dannazione. In qualche modo devo ripulire il mio nome. さ、ちょっといいかな。 Mhm. さっきのアリバイについてなんだけど、何か反論があるのか？ Vediamo. 反論の前に殺人が起きた時間帯をもう少し正確に割り出したいんだ。 Ok. そうすれば何かわかるかも。 Sì. 好きにしろ。誰か協力してやれ。俺はトガミッチと一緒に植物庭園に死体がないのを確認してるぞ。 I sospetti sono Aldo, Giovanni e Giacomo. Secondo me l'omicidio è avvenuto alle 6 perché qualcuno si è mangiato la peperonata. あれは4時間直後、夜10時くらいだったべ。 Mhm. つまり殺人が起きたのは夜10時以降だべ。 Lampada armadio, aiutami a capire chi è il master, vai. そこから死体を発見するまでの間が殺人が起きた時間帯ってことでいいんだよね。 Alle 6, Soffiteir. Assolutamente. でも私たちが死体を発見したのって何時くらいだったっけ？ Alle 9 in punto, 鶴 cara 橋を Oi. 取りに行った深ワッチが Mhm. 最初に死体を見つけたんだったな。 Alle 9 in punto, l'abbiamo trovato. Ragazzi, mi fermo qua per adesso. 9時だったはずだよ。だって深川さんが Vi lascio sentire questa frase di Makoto. Vado un attimo a cenare e torno fra un paio di minutini. Vado... Non vi so dare un orario specifico in realtà. Per cui restate in attesa, mi raccomando. Mando un messaggino qua in chat. A dopo, in caso per chi va a cenare fra di voi anche, buon appetito. Ve lo pinno e voilà. A fra poco.
Rieccomi qua, ragazzi. Ok. Datemi solo un attimo che tolgo tutto. E rieccoci qua. Grazie per il follow intanto, Kingsis7. Benvenuto nella bufera o benvenuta. Come va? Tutto bene? Secondo la mia teoria, Ultimate Despair è arrivato... Ah no, forse questo l'avevo letto. No, mi sa che non l'ho letto io questo. No, è arrivato alla Hopspeak sotto falso nome e talento, nascondendosi come Ultimate Soldier. È stato la causa del disastro. Ma veramente, sono tornato e mi crasha la live. Ma grazie OBS, cioè... Parlo prima... No? Grazie. Un attimo, cosa stavo dicendo? Kino e il Mastermind sono tutti gli studenti apparsi nelle foto con le uniformi bianche. Foto scattate prima che arrivasse lo studente trasferito. Questo limita le possibilità a 16 persone nelle foto. A questo numero bisogna poi applicare l'inciuccio della persona X in più. Però non viene contato. Però sono riuscito a capire questo. È ancora più strano che noi troviamo nelle foto in giro del passato della scuola, come se qualcuno ce le stesse lasciando. Questo vuol dire che il Mastermind aveva un subordinato che non approvava qualcosa del suo capo, ma non potendo liberarsi ha provato a lasciarci degli indizi. Benvenuto, 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 no, non lo so in realtà. Stiamo giocando da Garromp, è tutto un complotto, forse il mondo è in pericolo perché un pazzo che sta sotto mano il bottone per fare detonare tutte le testate termonucleari. Com'è che si prende l'eredità simulator? Non lo so. King mi fa scattare anche se ti trovo T-Stalker, va bene. Il mio pronome è Dio, va bene King. Ok, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Mi sono fatto un breve recap di tutto quello che abbiamo letto. Cioè di tutto quello che avete letto. Eravamo rimasti che avevamo counterato, cioè che avevamo detto quando avevamo scoperto il corpo a livello di orario. Alle 9 in punto, se ben ricordate. Perché c'era Toko che si era diretta in giardino e poi è tornata Genocider Show che ci ha detto guardate ci sta il corpo e bla bla bla. Venite a vedere, se vi ricordate. Detto in parole povere. Tra l'altro sono pure tornato in tempo perché mi si stava per spegnere il televisore. E se poi mi si spegne il televisore è un problema in realtà, perché poi devo riavviare l'intero programma con cui sto facendo da capture card con la Vermidia. Miampa su a lei. Adesso devo un attimo carburare perché, dato che sono andato a fare la pappa, potrei rischiare l'abbiocco da un momento all'altro. In realtà. Sì. Alle 7:30. Sì. つまりナエギッチのアリバイがねえのは夜10時から朝7時30分までの間ってこと。 Il che significa che non ha Naegi, il caro Makoto, non ha un alibi dalle 10 di sera alle 7:30 del mattino. Molto semplicemente. Dalle 7:30 in poi Makoto è coperto completamente. Lo so, però è la vecchiaia, sì, ormai a ogni passo che faccio, dopo che lo finisco mi viene da addormentarmi. Devo cercare di non farlo. Anche se faccio roba poi interessante e bella dopo, c'è sempre questo rischio. L'omicidio deve essere accaduto tra le 10 di sera e le 9 del mattino. E io
non ho un alibi dalle 10 di sera fino alle 7:30 del mattino. Ok, allora significa che il gioco è appena iniziato. Se non riesco a provare un alibi per quel periodo, beh, allora devo solo provare il fatto che non è successo durante il tempo in cui non ho avuto un alibi. Prova a togliere il risparmio energetico dalla TV. Dovrei vedere dalle impostazioni perché questo televisore in realtà è un po' vecchio, per cui devo vedermi un attimo con sto telecomando come funziona. Chi parli come se domani fosse il tuo ultimo giorno su questa terra. Davvero? Per fare ciò devo rendere chiaro quando il corpo è finito nel giardino. Ok, make your argument. Secondo me sono gli splinkers. Gli sprinkers, come cacchio si dice? Sì. Mhm. Esatto. 一方ナイギッチのアリバイがないのが夜10時から朝7時30分までの間だったよね。 Sì. それだけの時間があれば殺人は可能なはず。 Mhm. ナイギ、何か反論があれば Ok. 言ってみろ。 7:30 mi sa che devo sparargli gli sprinklers. Sì. 殺人が起きたと夜10時から朝9時 Perché la notte non ha senso, non posso counterarla. 朝7時までの間だったよね。 Come no? È quello. Vabbè. 殺人が起きたと思われる時間帯は Fatemi leggere un 夜 attimo. 10時から Sì. Alle 10 朝 della 9 notte. 時までの間だ。 Mhm. Ok, questo lo ナ sappiamo. イギッチのアリバイがないのが Come 4 minuti per rispondere? Perché ho 4 minuti? 朝7時30分までの間だったよね。 Scusatemi un attimo. No, non volevo sparare. Mannaggia a それだ me. けの時間があれば殺人は可能なはず。ナイギ、 Mm. 何か反論があるなら言ってみろ。 Se ho qualche obiezione. E ora è arrivato il momento di farla, giustamente. C'è qualcosa che accade nel giardino allo stesso tempo ogni mattina. E il corpo era totalmente asciutto. Ok. 殺人が起きた Fatemi leggere gli altri bullet. Ah, 夜10時から ok. Sono stupido. Niente. 朝9時までの間だ。一方内実 Magari voi c'eravate pure già arrivati prima di me. 30分までの間だったよね。 No? Come no? L'analisi del corpo. 殺人が起きたと思われる時間 Qual è l'ora? 夜10時から Esplode la baia. 朝9時までの間だ。 No, aspettate, 一 che 方ナイギッ cacchio? チのアリバイがないのが Io sono sempre uno Sakesu giochetto. 朝7時30分までの間だったよね。 Ah, sei praticamente scarso durante il coso. Come cazzo si chiama? Il non stop debate. E ok. A ripensarci era totalmente asciutto. Fatemi vedere cosa dicono nello specifico. 夜10時から 10 o'clock at night. Ok. 一方内実 Secondo me non ha senso. 30分までの間だったよね。それだけの時間があれば殺人は可能なはず。ナイギ、何か反論があるなら言ってみろ。 Secondo me devo prendere quello di no, di Byakuya e poi spararlo su Aoi. 夜10時から朝7時30分までの間だ。それだけの時間があれば Che 殺人 cacchio は可能なは faccio? ず Sono stupido. ナイギ、何か反論 Va があるなら bene, 言 ho ってみろ。 capito, Byakuya, stai zitto. 殺人が起きたと思われる時間 Cosa avevo 帯は detto? Prima Byakuya e poi su Aoi? 夜10時から
Sì. Proviamo così, perché se no non so cos'altro potrebbe funzionare. 夜10時から朝7時30分までの間だったよね。 Come no? Allora qual è cosa che devo fare? Cosa devo fare allora? I frammenti? Non ha senso. Ah! Ok, ho capito. Sono stupido, ragazzi. Madonna, non ci ho pensato ai frammenti. Forse i frammenti devo spararli sull'affermazione di Byakuya. A sto punto. No? Allora non ho idea. Non ho la minima idea. Ma vaffanculo. Cioè, avevo ragione, ma l'ho sparato sul punto sbagliato. Praticamente. Ho perso 4 cuori in una maniera stupidissima. Probabilmente facciamo il primo game over a breve, ve lo dico. Era evitabilissimo sto game over. Questo è il mio cervello che non funziona più dopo che faccio cena, praticamente. Ero entrato in modalità Dead Brain. Devo svegliarmi un attimino. Scusatemi. 朝7時30分よりも前に植物庭園にあったならあの死体は水で濡れていなきゃおかしいんだよ Sì. ちょっと待ちなさいよ。私はちゃんと覚えてるわよ。死体は濡れてたはず。びしょびしょだったはずよ。 Eh sì. Il corpo era bagnato. 深さそれは違うんだ 違う？何が違うのよ。濡れてるのは No. とか言うつもり。承知しないわよ。そんないやらしいこと。 I carboidrati sono pericolosi. A contrastarli con lunghe pipe di cicoria. I don't understand. そうじゃなくてあの死体が濡れてたのは Non è per gli sprinklers che si è bagnato il corpo, ma è stato perché gli abbiamo gettato l'acqua addosso. Non so cosa comunque tu abbia scritto ugualmente. Sì. Adesso non sono in grado di tradurre nella mia mente. Come vedi anch'io sto avendo i miei problemi. Vai tranquillo. Ok. Cosa dobbiamo... No! No, ti prego. Perché? Tempo up. Voilà. E ora spariamo un sacco di proiettili, ragazzi. Guardate che roba. Voilà. Ce l'ho fatta al primo try. Tranquillo che non era una cagata. Va bene. Con un po' di errori in realtà. Sono riuscito a non morire. Sono riuscito a non morire. Grandissimo risultato. Considerando che avevo pure un cuore in questa battle tempo. Mi sento un pro. Finalmente dopo averne fatte tipo 6. Forse sto iniziando a capire come funziona questa meccanica. Il che è grave. Il che è grave.
体の濡れた原因がスプリンクラーなら全身がまんべんなく濡れてるはずじゃない？ Sì. もう嫌だよこの人。 Vabbè. 説明を続ける。 A voi una di noi. どうして死体の上半身だけが濡れてたのか。 Mhm. その理由は Ho l'avatar che si sta rompendo. あの死体が燃えた時僕が水をかけたせいなんだ。燃えている上半身だけにね。 Sì, esatto, l'abbiamo lanciato noi l'acqua. 濡れてたのって本当にスプリンクラーのせいじゃないのね。 Ma va. そして死体がスプリンクラーで濡れてないなら植物でスプリンクラーが作動する Sì. 朝7時30分以降ってことになるはずだよ。 Tempo dopo che le 7:30 del mattino. じゃあ殺人が起きたのは朝7時30分から死体を発見した9時までの Quindi deve essere successo fra le 7:30 e le 9. でも苗木のアリバイがないのって昨日の夜10時から朝7時30分までだったよね。 Sì. だったらナイギッチに犯行は不可能だべ。ナイギッチのアリバイも E quindi per esclusione rimane solo Kyoko. そうなるとアリバイがないのはキリギリだけという。 Valhalla, grazie mille per l'abbonamento regalato a Nutella. Gentilissimo. Come stai? Tutto bene? Benvenuto. Ti faccio lezione nel frattempo. Dici un po', come stai? Andate a seguire il caro Valhalla. Grazie mille per... Ops, ho sbagliato. Scusami Valhalla. Ho scritto male il nickname. Ok, adesso dovrebbe essere giusto. Ah, stavi giocando Devil May Cry l'ultima volta. Fighissimo. Grazie mille per la sub regalata a Nutella. E anche per il lurchino. Ciao ciao. Bene dai, a parte che mi sta facendo sciogliere, te come va? Io abbastanza bene, grazie. Ero un po' rimbambito fino a poco fa che abbiamo perso 4 cuori su un quesito abbastanza semplice in realtà, che era abbastanza facile da rispondere, ma sono nel periodo praticamente dopo cena. Io entro nella modalità Dead Brain, dove praticamente spengo il cervello. Bentornato nel castello glaciale. Grazie mille per il rinnovamento della sub, Valhalla. Per il secondo mese. Kyoko è l'unica senza un alibi. Praticamente ho finito la cena e mi sono ribambito di colpo. La vecchiaia inizia a fare i suoi effetti. Il che significa che l'omicida di Mukuro è... No, mi rifiuto di crederci. Kyoko ucciderebbe qualcuno? Ma è... 一つだけ言っておくわ。私がここで処刑されたら、この学園の謎は明らかにならない。 Attenzione. だから絶対にそうはさせない。 Ah? つまりお前は犯人ではないということか？ Interessante. 当然でしょ。私が犯人なんてそんなわけない。これは黒幕の罠なのよ。 Quindi è una trappola del mastermind. 黒幕の罠？ Voglio crederci. Io mi fido di Kyoko, sinceramente. È dall'inizio del gioco che ci sta aiutando, per cui sinceramente mi fido di Kyoko. Non credo che sia il genere di persona che farebbe qualcosa per poi scapparsene. Voi cosa fate? Vi fidate di Kyoko? È effettivamente il mastermind che sta cercando di incastrarla? お前は黙っていろ。だがキリギリ、お前には戦場ムクロを殺す動機もあったはずだ。 Sì. 動機？ Io mi fido, però è praticamente per esclusione l'unica che potrebbe averla ucciso. キリギリは戦場ムクロを超高校級の絶望と言っていた。 Sì. つまり黒幕だと思い込んでいた。
Ok, scusatemi. Tra poco mi dovrò rimutare. Ve lo dico. 全てを終わらせようとしたんじゃないのか、うんだが実際は違った。戦場ムクロは黒幕ではなかった。 Sì, a quanto pare non ギリギリ era の誤算があったんだ。 il mastermind. そしてキリギリにとっては予想外とも言えるこの学級裁判が始まってしまった。 Sì. Anche secondo me non se l'aspettava. それがギリギリの動機？ Beh, sicuramente dopo che li ha visti tutti non si aspettava che ci sarebbe stato un altro trial. Ti ricordi che è apparso nella nostra stanza dopo è apparso il killer mascherato con lab coat? Ma immagino che prende il coltellaccio e lo conficca alla schiena. Sì, è vero. 動機があってアリバイがないとなると、これはもう確実にキリギリッチが犯人なんじゃ。アリバイがないのは私だけじゃない。苗木くんのアリバイは不十分よ。 Attenzione. 死体がスプリンクラーで濡れていないからって殺人が朝7時30分以降に起きたとは言い切れないわ。 Oh mio Dio. どうして？死体をスプリンクラーで濡らさない方法があるから。 Ci sta facendo praticamente il counter qui, Kyoko. 面白い。言ってみろ。現場にあったあるものを死体にかぶせれば濡らさずに済んだはずよ。 Scusate, mi ero dovuto mutare un'altra volta. Un certo qualcosa che alla scena del crimine è stato utilizzato per coprire il corpo. Che possa essere stato... Oddio. Il tappeto, secondo me, forse. Potrebbe essere il tappeto, ragazzi. Secondo voi cosa potrebbe essere stato? Forse il tappeto? Al massimo ricominciamo da questo punto, che c'ho un mezzo cuore. Qualcosa che potrebbe essere stato utilizzato per coprire il corpo. Secondo me il tappeto. Sì, ok. Ci ho preso. もしかしてあのナイビニールス。シートのこと？気づいたみたいね。そうよ。あのビニールシートを死体にかぶせればス Perfetto. プリンクラーをやり過ごすことが可能になるわ。 Mhm. 実際犯人はその方法を使 E così... Ecco perché il corpo non era bagnato. Allora sì, ビニールシートの汚れ方 l'alibi di Makoto それを non 物語 conta. っているわ。 In questo caso. ビニールシートの片面だけが汚れていたのは Siamo a punto e a capo praticamente. Mhm. 逆に死体に面していた裏面はスプリンクラーを浴びてないから汚れてもいない。 Eh già, siamo punto e a capo. つまり犯人はビニールシートを使って死体がスプリンクラーで濡れることを Ce l'ha proprio messa in quel posto. そこまでして死体が濡れるのを防いだ理由は何だ。おそらく殺人が起きた時間帯を誤認させるためじゃないかし Ce ら。 l'ha proprio... Ci ha proprio fregati. さっきの苗木くんのような言い訳をするためにね。 Aia. Perché Kyoko direbbe ciò? Programma che vai, saltatore Che trovi? E allora signori, buonasera! Ciao Lampada, bentornato. C'è Kyoko che ci ha inchiodati. Ma perché vorrebbe farmi sembrare il killer? No, meglio che non ci stia a pensare adesso. Il tappeto. Se è stato utilizzato nel modo in cui ha detto Kyoko, il tappeto deve aver toccato il corpo. Dovrebbe aver toccato il corpo, giusto? Ma il corpo... いや、それはおかしいよ。何おかしいの？ Cosa c'è di strano? Non posso preoccuparmi delle motivazioni di Kyoko. Se non facessi qualcosa
Tutti gli altri crederebbero che io sia il killer. C'è la pubblicità. Cavolo. Aspettiamo che il resto di noi ritorni. Aspettiamo che ritornino le persone. Secondo me nella testa di Makoto c'era Gerry Scotti. Wow, è arrivato un po' in ritardo il messaggio Sound Alerts, però va bene. E del materasso gonfiabile... bello, così posso fare in pigiama party. Va bene. Ok. Mi rifiuto di credere quello che dice Kyoko. Cioè no, devo rifiutare quello che dice Kyoko. Non mi rifiuto di credere. Grazie al cazzo che rifiuti. Se no finisci come etichettato come assassino, ma vabbè. Oddio, vediamo un attimo cosa ci dicono. Oh dai, adesso abbiamo 17 minuti. Sound Alerts in orario come Trenitalia. でもそのビニールシートの裏面は少しも汚れてなかったよね。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。 Sì. 死体に面してただけだから。 Vediamo cosa possiamo 綺麗 counterare. なままで当然だべ。 Ok. Mi ricordo che il sangue sul corpo non era ancora asciutto. Byakuya ci ha anche avvertito di non toccarlo per evitare di sporcarci. Sì, secondo me era quello. Il corpo prima dell'esplosione, dobbiamo ammettere. Come roba. Però devo fare attenzione a dove lo sparo, perché se lo sparo nel punto sbagliato sono fregato. Ok. No, niente. Ho sbagliato. A sto punto non era Yasuhiro. No, non era macchiato di sangue il tappeto. Nel capanno degli attrezzi non era macchiato. Ah, non mi hanno fatto perdere? Strano. Pensavo... Ah no, mi sa che c'ho tipo un... Ok. F. Però resetto lo stesso. Vediamo. Ah no, non mi fanno perdere. Ah sì, invece. Mi fanno perdere. Ok. No, sì, diamo un altro tentativo. L'ho fatto apposta per refullarmi. Questa è strategia per le parti future del trial, ragazzi, in realtà. Sostenetemi. Sostenetemi. Sono sicuro che sia il corpo prima dell'esplosione. Però devo riguardare. Sì, ok. Va bene. C'è qualcos'altro? No! Era questa. Vabbè, mi sa che era questa. Ok. Sorry. Dammi solo un attimo, poi ti leggo, Ciel. Scusa, Vabbè, ma faccio cacare, ragazzi. Io ho la sensazione che Kyoko creda talmente tanto nella nostra innocenza e nelle nostre capacità che vuole dimostrare a tutti che in realtà il colpevole non è nessuno. Secondo me Exploded Body Analysis. No, perché non c'era più il sangue quando è esploso il corpo. In realtà era prima. Come no? Perché no? Cos'è allora sbagliato? Ah no, perché l'ho sparato con Exploded? Sono un cretino. Non l'ho cambiato. Perché era Body Before Explosion. Non avevo letto. Pensavo fosse rimasto prima. Ecco perché ho sbagliato.
No, perché non l'ha preso? Ma... Mannaggia la miseria. Sta scritta viola. その面がスプリンクでもその少しも汚れてなそっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。 Aspettiamolo. してただけだから綺麗なままで当然。 Oh, ce l'ho fatta. Grazie che mi hai detto che stavo pure utilizzando quella sbagliata, perché mi sa che si è resettata quando ho fatto il game over. やっぱり Non me ne ero 片面だけが accorto. 綺麗な状態っていうのはおかしいよ Vabbè. だってさ爆破される前の死体ってまだ血が乾いてない状態だったんだよ La scritta viola sta stracciando i tre quarti di minchia. Abbastanza. 触ると汚れる危険性がある戸上君だってそう言ってたよねそんな死体にビニールシートをかぶせたら間違いなく血で汚れちゃうはずだよ犯人が洗ったんじゃね？ビニールシートが使われたことを隠すためによ。 Dubito, Yasuhiro. それなら両面を洗い流すはずだ Mhm. 片面だけ洗ったところで隠したことにはならないそりゃまあそうだな。そもそもその時の死体の血自体が犯人の偽 Un 装工作だった camouflaggio, dice. Un camuffaggio. Il sangue è un camuffamento. In realtà è camuffamento, non è camufflaggio. Me lo sono inventato sto termine. つまり犯人はビニー Io ル che シ mi ートで invento スプリン termini che クラ non ーをやり過 esistono. ごした後で Caparezza, perché tu partecipi pure. 死体の上から偽物の血をまいたんじゃない A quanto pare ogni tanto dice qualcosa di sensato anche lui. 偽物の血ってそんなものがどこにあるのよわかった。保健室の輸血用の血じゃねえか？ Potrebbe essere un'idea in realtà. 前に山田っちが死んだふりをした時、あいつはあの血を使ってたはずだべ。 Potrebbe essere un'idea. いいえ今回の殺人で使われたのは Ah あの no. 血じゃないわ犯人は現場の植物庭園から偽物の血を調達しているはずよ Dal pollo! Ecco perché manca! Il pollo mancante! Ok, dov'è? これだもしかして鶏の血 Sangue di pollo. Eh già, l'unica spiegazione. Un pollo! Ho chiesto un pollo e me l'hanno portato! E perché prima erano 事件前に 5. 植物庭園の飼育小屋を見たときはそこに鶏が5羽いたのに事件後には4羽に減ってたんだ Povero pollo. つまり犯人は鶏を殺してその血を使ったってんか？ Quindi il sangue fresco era quello del pollo. Eh sì, è l'unica spiegazione. 残酷なことすんだべ。 Lo spoglios hermanos. そんなことで生き物を殺すなんてひどいよどうせだったら私が食べたのに Se mi dici che anche che nel giardino c'è puzza di morto. 犯人がわざわざ現場から血を調達したのは自分が歩き回る姿を目撃されたくなかったからかしらとにかく実際に鶏が減っていることが今の推理の根拠になるはずよだとしても少々引っかかるな Sì. C'è ancora una cosa che non ha senso. 犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごしその後で偽物の血をまいたと言ったな Mhm. だが死体の上から血をまいたなら周辺の床にも血が流れてしまうはずだ Sono d'accordo con Aoi, non sprecare il pollo. Concordo. Beh, mi sa che quel corpo è morto da un bel po' di tempo. Potrebbe essere un'eventualità. Però non ne stanno ancora parlando di questa di questa possibilità. Mhm. あの時の死体は違ったぞ血で汚れていたのは死体の服だけだった周辺の床は全く汚れてなかった Eh già. 確かに周辺の床が全く汚れていないのは変ねだとしたら犯人はその場で血をまいたんじゃなくて前もって白衣に血を付着させておいたのかもね前もって白衣に血を L'hanno coperto prima. あなたたちが発見した時の死体って
E quindi l'hanno accoltellato dopo. Prima l'hanno coperto, poi l'hanno scoperto e poi l'hanno accoltellato a sto punto. A mio avviso. E per camuffare quando è morto hanno usato una bomba che lo ha praticamente carbonizzato. Avrebbe senso, effettivamente. 確かいや袖を通していなかった上から白衣をかけられただけの状態だったよ Che ha quasi ammazzato tra l'altro topo. Cotto al puntino. じゃあこれで決まりね。ごめん、話についていけてないんだけど。つまり殺人が起きたのはスプリンクラーが作動するより前だったのよ。 Ah, l'omicidio è avvenuto prima che gli sprinkler, cioè che gli irrigatori andassero spenti. それなのに死体が濡れなかったのは Mhm. 犯人が死体にビニールシートをかぶせたから。 Ma certo, il tizio in camera di Makoto stava cercando il coltellaccio per farlo incriminare. Esatto, a sto punto. その後犯人はビニールシートを回収するのと同時にあらかじめ偽物の血で汚しておいた白衣を死体の上にかける。 Cioè, l'hanno carbonizzato più che cotto al sangue a puntino, ragazzi, in realtà. 犯人はこれら一連の偽装工作を行うことで殺人が起きた時間帯を誤認させようとしたのね。殺人はスプリンクラーが動く7時30分よりも後に起きたんだってね。確かにその方法なら7時30分よりも前に殺人を実行することが可能だな。だけどさ、その偽装工作をするためにはスプリンクラーが終わった後に植物庭園に行かなくちゃいけないよね。 A me non piacciono i cadaveri morti da giorni. Non credo che piacciono a qualcuno. Almeno che non c'è qualche fetish strano. 大した時間はかからない。ビニールシートを回収した後用意しておいた白衣をかけるだけ。大した時間はかからないわ。 Mhm. それはそうかもしれないけど朝比奈さんは食堂で苗木くんと会った後彼と一緒に行動したの。 La live mi aveva fatto un po' di bizze. Aspetta, in che senso? È crashata? Ah, sta facendo? Sta andando male? Perché? Nel caso mi fermo un attimo. 私は先にタカンに行ってて、苗木は後から遅れてきたんだよ。 Ah, ok, no, adesso è a posto. No, adesso sta andando male, effettivamente. Boh. OBS ogni tanto fa così, gli prende... Decide lui quando crashare e quando no. じゃあそのくらいの時間的余裕はあったわね。そんな不可能とは言い切れないはずよ。どうやらキリギリの言う通りのようだ。苗木のアリバイは不十分だ。 Attenzione. Ho un'idea. E i sospetti ricadono nuovamente su di me. Ma perché? Perché Kyoko sta cercando di intrappolarmi? Non capisco. Non vedi che lei non ci sta? Va bene, lampada. Il colpevole si nascondeva nel laboratorio di chimica. Lo sapevo. Ti ho anticipato. Disguised dead body. さてと、振り出しに戻ったな。苗木のアリバイが不十分となると、容疑者は苗木とキリギリの2人ということになる。 Sì, esattamente. リアルな話、どっちが犯人だべ。よっしゃ、思い切って運に任せっか。2分の1の確率だし。だろ Vabbè, Yasuhiro. Che razza di minchiata che stai facendo? そうじゃなくて、すごいこと思い出しちゃったんだけど。なんだ、言ってみろ。あのさ、現場に黒 Oh 焦げにな no. ったナイフが落ちてたでしょ。 Oh no. ああ Siamo fregati, ragazzi, se lo ricordano. Secondo me si ricordano da dove proviene quel coltello.
Hiro, chiediamo all'anima dei morti, no? Non credo che possa farlo, sta roba. そのナイフがどうした？あのナイフどこかで見た気がしてたんだけど、 Guardate che come siamo fregati, palese. それを思い出し Voilà. Siamo fregati a livelli inverosimili qua. Cioè, non tanto io quanto Makoto in realtà. Ma perché sta crashando OBS? Deve piovere? No, non credo. Se dovrebbe essere ripreso la live. E mo come ce la capiamo? Boh? 私が苗木に預けたナイフ。驚かないということはとっくに気づいていたようだな。 Byakuya lo sapeva già. だったらなぜ隠していた？ Peggio per 隠 te. してたわけじゃないんだ。ただ Ah no, non ce li aveva i guanti, ok. Mi ricordavo avesse dei guanti, ma a quanto pare non ce li aveva. Ok, forse pensavo che l'avessi veramente uccisa io. 怪しすぎるべ。 Però Makoto non aiuti minimamente. 死体に刺さってたナイフが苗木っちのもんだって。 Così ti rendi solo più sospetto. こりゃもう間違いねえべ。1200% の確率で苗木っちが犯人だべ。 Considerando tutto quello che è successo fino ad ora, beh, dovrei renderlo più chiaro. So cosa sta succedendo, ma non proprio. Devo provarlo, che io non ho ucciso nessuno. Io non sono il colpevole. C'è qualcosa di losco. Eh già. Oh mio Dio. あの死体に刺さってたナイフってさ、 Vabbè. 私が苗木に預けたナイフよ。 E questo è giusto. やっぱりそうだよね。 Sì. あのナイフを持ってたとなると、 Mm. つまり犯人は苗木っちってことだべ。 Giusta deduzione in ナイフを realtà. 預かってたからって Mhm. どうして僕が犯人ってことになるの？ Boh. だってナイフの傷が致命傷だろ。 Mhm. だったら間違いねえべ。 Ok, ha senso in realtà. おめえがあのナイフでブスリと Però potrebbero averlo anche rubato. 苗木誠恐ろしい男ね。 Ok. Abbiamo già stabilito che il tappeto, cioè che il cappotto è stato messo dopo che il tappeto è stato rimosso. Il che significa che quando il coltello è stato messo sul cappotto abbiamo l'alibi. Abbiamo l'alibi. 刺さってたナイフってさ、 Aspettate. 私が苗木に預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。 Abbiamo l'alibi ma non so con cosa... Forse con l'exploded body analysis. あのナイフを持ってた Devo となると cantaurare. つまり犯人 Credo. は苗木っちってことだべ。 Ucultieddo. ナイフを預かってたからってどうして僕が犯人ってことになるの？ Ok. だってナイフ名称だろ。 No, non ha senso. Che cazzo faccio pure io? しまった。 Perché ho counterato questa opzione? あの死体に刺さってたナイフってさ、私が苗木に Ok, 預 ha け senso. そうだよね。あのナイフをつまり犯人はナイフを預かってどうして僕が犯だってだったらおめえがあの苗木誠恐ろしい Oddio, non so cosa counterare, ragazzi. Non so cosa counterare e あの死体に come. 刺さってたナイフってさ、 Perché questo è giusto. 預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。あのナイフを持ってたとなると Il corpo era già morto, non è stato ucciso dal 犯人 coltello. は苗木っちってことだべ。 Quello sì, però...ナイフを Disguised dead body, forse. Qua. Allora, a どうして sto 僕が punto. 犯人ってことになるの？
Credo. だってナイフの傷がち Sì, ok. それは違うよ。 Sono stupido, scusatemi. Non stavo pensando a quella possibilità, Ciel. Non so cosa stesse pensando il mio cervello. Il corpo era già morto, è da prendere. それはさっきの偽装工作の話でも明らかになったはずだよ。嘘だべ。さっきは致命傷の話なんかしてねえぞ。思い出してよ。さっきの話だとさ、犯人は死体にビニールシートをかぶせた後で血痕付きの白衣を着させたんだよね。つまり被害者があの白衣を着たのは死んだ後 Sì, ってこと esatto. になるはずだよ。 Sono stupido io, ragazzi, scusatemi, non stavo pensando a questa opportunità per ど difendermi. うしたんだって？だけどさ、僕たちが死体を発見した時はナイフは白衣の上から刺さってたよね。 Ha senso. 死んだ後に着させられた白衣の上から刺さっていたナイフが Sì, era già morto a 致 quel 命傷 punto. になるわけないんだ。 Ovviamente non è stata la coltellata ad ucciderlo. 同じ箇所を2回 Vabbè, Yasuhiro. 殺す時と偽装工作の時の2回だ。 Incredibile deduzione la tua. La vittima è stata accoltellata 2 volte nello stesso punto? No, non c'è alcun modo che sia possibile. Esatta condizione del corpo che è stata scritta. Devo farla vedere a tutti. これだ。 Sul Monokuma File. モノクマファイルに書いてあったはずだよ。ナイフによる刺し傷は一つだって。 C'è solo una ferita da accoltellamento. そうだ。盛大に忘れてたべ。じゃああのナイフって È un camuffamento. 偽装工作だったんだよ。きっと本当の致命傷に目を向けさせないためにより目立つ傷をでっち上げたんだ。 Ha senso. その後死体が爆破されたのも同じ理由だったはずだよ。 E dopo averlo fatto saltare in aria l'ha reso ancora più difficile da vedere effettivamente che cosa ha ucciso quel corpo. あの爆破のせいで死体は激しく損傷し致命傷がわからなくなってしまった。 Ragazzi, svegliatevi, Makoto è l'alibi del colpevole. つまり証拠隠滅、それこそがえじゃあ犯人の目的だったんだよ。死体発見時にナイフの傷を印象付けておき、その後死体を爆破する。そうすることで最初の印象だけを残したまま証拠隠滅を図ったというわけか。 È strano che Byakuya e Kyoko non ci siano ancora arrivati, あちょっといいそもそもの話なんだけどさ considerando che sono abbastanza intelligenti loro due. 結局あの爆発って何だったのどうしていきなり爆発なんかしたの Beh, è stata piazzata una 真面目に bomba. 頭を働かせろ。わざわざ答えるまでもない。 Non ci vuole molto a capirlo, Oi. だったら教えてよ教えてやんべ。おそらく未知の粒子によって体内で核反応が起きて自然発火したんだ。 Non credo che sia quello il motivo, Yasuhiro. それだけは違う確実に言えるよ Vabbè, almeno Aoi lo ammette. 苗に答えてやれ。話が進む。 Ok. Dov'è? No. E allora è questo. これだ。爆発の後死体のそばに小さな破片が落ちてたでしょ。 Intelligenti rispetto al gruppo di macachi in cui sono, veramente. Stai dicendo che stanno collaborando per seccarci? Non avrebbe senso. この破片があの爆発の原因だったんだよ。 Potrebbe anche essere una trappola messa in atto da qualcuno, あれ in realtà. それってどこかで見たような気が見覚えがあって当然だよ。だってこの破片はモノクマを解体した時に取り出した Eh già, あの abbiamo smantellato Monokuma, se ricordate. Cioè, じゃああの爆発ってモノクマの爆弾のせいだったんだね mhm. ともかく
これで犯人の目的は明らかになったな。犯人はナイフの傷を致命傷に見せかけることで Byakuya ci è arrivato. 仕向けていたんだ。 Ci è arrivato Byakuya finalmente. そんなことをして得をする人物といえば、もう一人の容疑者である桐桐京子。ちょっと待って戸上君。なんだ、どうした？いや、もう少し慎重に話し合った方がいいと思うんだ。被害者の致命傷だってまだ分かってないんだしさ。Congratulazioni Sherlock, veramente. そうだね、確かに気になるかも。結局本当の致命傷って何だったのかな。 Byakuya finalmente che tu c'è nato tardi. Si è beccato anche lui la kiniffite praticamente. まあいいだろう。では議論も続けるか。 Continuiamo a fare il debate. どうせ結末には変わりはないんだ。 Mhm. Dobbiamo determinare qual è stata la causa che ha ucciso la vittima. Devo concentrarmi. Si vede che è abbonato a Trenitalia anche lui. Ok, solo il Monokuma File numero 5 abbiamo. Ma non dice la causa di morte, il Monokuma File numero 5. あの爆発は致命傷じゃないんだよね。 No! Fanculo. 当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。 Un'altra cosa. モノクマファイルによると、 Vediamo. Cos'altro c'è? そうだ。後頭部に殴られた跡があったんだ。 Sì, questo è vero. それ以外にもこの被 E 害 più di 者には questo. 全身に無数の傷があったらしいぞ。 Countless wounds. Secondo me questa è la causa di morte. Quelle inferite Quelle ferite sono. No, non volevo fare questo. Volevo. あの爆発は致命傷。当然だべ。 Secondo me è quella che devo prendere. モノクマファイルに。そうだ。後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。 No! Vabbè, per poco. Io pensavo che prendesse Italo data la sua elevata estrazione sociale. Vabbè. Per me la cipolla. 被害者の致命傷。あの爆発は Allora quel corpo. ナイフも。だとすると他に怪しいの。 モノクマファイルによると、 Secondo me è questa quella che devo prendere. それ以外にもこの被害者には Però si deve elevare sta 全身に cazzo 無 di 数の傷があった scritta. らしいぞ。 Ok, presa. Il coltello è stata una copertura, tutte quelle altre ferite sul suo corpo non sono fresche. Il che ci lascia con では議論を続けるぞ。 quel corpo 被害 era 者 un の致 colpo. 命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。 当然だべ。 Allora, qua devo un attimo sparare un po' di roba. ナイフも関係ないのよね。だとすると他に。 Credo che debba counterare Byakuya all'inizio. 後頭部にな。それ以外にもこの被害者に全身に無数の傷が。 Credo che debba... Quello è il corpo di Junko. では議論を続けるぞ。 Aspetta. Vediamo. 被害者がはっきりしていない。 No, non è questa, cazzo. No, non c'è uno sbaglio in quello che hai detto, Byakuya, è che pensavo... In questo gioco non c'è la gri, quindi è più difficile. Nel 2 c'è 議論を続けるぞ。 la gri con l'altra persona. 被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。 Ok. あの爆発は致命傷。 L'esplosione è stata per... non l'ha ucciso, ok. E questo è 当 vero. 然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。 Aspetta, devo rileggermi un attimo quello che ha detto Yasuhiro. 他に怪しいの。モノクマファイルによると、 Fammi mette la frase un secondo, eh. そうだ。後頭部に殴られた跡があったんだ。 No, no, non è questo. それ以外にもこの被害者 Secondo me には Byakuya e devo rispondere a Yasuhiro. 全身に無数の傷があったらしいぞ。 Ok.
Potrebbe essere in realtà. E c'è dell'altro. では議論を続けるぞ Proviamo a rispondere a Yasuhiro. 当然だべ Vediamo se ho ragione. モノクマファイルによると Ti prego. そうだ後頭部に No. Allora che cacchio devo rispondere, ragazzi? Non ne ho idea. È stata veramente colpita dietro la testa? では議論を続けるぞ Che cacchio devo 致 fare? 命傷がはっきりしていないんだったなあの爆発は致命傷じゃないんだよね 当然だべ爆発があったのは死んだ C'è qualcosa che mi sfugge. ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのと Avete qualche idea? モノクマファイルによると Perché io sto brancolando nel buio. そうだ後頭部に殴られた跡があったんだ Proviamo questo. それ以外にもこのせーの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ Il che ci lascia solo con il colpo dietro la testa. Proviamo così? 被害者の血はっきりしていない Sì, ok, era questo. Non erano le ferite. Le ferite erano solo un plus. Allora. イクサバムクロの致命傷は後頭部の打撃痕だったはずだ Ma in sto gioco sono praticamente morti tutti per un colpo dietro la testa. Praticamente Chihiro, Taka, Ifumi, Sakura si è beccata 2 mazzate in testa, ma poi la causa, vabbè, era il veleno. Il gioco dei bonk. Adesso anche Mukuro. 全身の無数の Tutti boncati. あれは事件とは関係ねえのかモノクマファイルによるとあれは以前からあった古傷らしいんだ Eh sì, perché non erano ferite fresche. 古 E き allora non importano. A quanto pare in questo caso. Mi ero fissato su una cosa che non aveva senso. では間違いないなあいつの致命傷は後頭部の殴打だったようだじゃあ凶器って Boh, モノクマファイルには鉄パイプ程度の太さの una metal 棒 pipe. 状のもので殴られ Purtroppo non ho il metal pipe come sound, se no sarebbe stato perfetto. Così. どうして A caso. そうなのよツルハシで殴ったら殴打どころか頭蓋骨粉砕よ Come le ferite non sono la causa della morte? Eh no, sono di un bel po' di tempo fa quelle ferite, ha detto. C'è scritto sul Monokuma file, per cui. Metal pipe sound effect. Esatto. ツルハシを逆に持って Oh no. Siamo crashati a quanto pare. Dovremmo essere ritornati quasi. Dovremmo essere tornati. Spero che non vi siate persi nulla di eclatante. In caso ve lo ripeto. Ok, ok. Avete perso un pezzo, forse? Non so. Vabbè, c'era un battibecco tra Toko e Yasuhiro. Sì, penso sia stata la mia connessione. Credo che a breve venga a piovere, per cui speriamo che 気が合うな non crashi di nuovo. Davvero? Mhm. 凶器ならすでに見つかっているぞ Pubblicità di O dove tutti va bene. Sì. Ma che entro io e si esplode tutto? Ciao Robby, buonasera, benvenuto, come stai? Tutto bene? Tox? 見つかったんですかさすがは白夜さん Sei entrato per il caso 5 praticamente. Buonasera. Portatore di sventure. なんだべ本当の狂気って Tutto Ockes. ナイギ答えてやれお前にも分かっているはずだ Oddio, devo dirglielo io qual è stata la vera arma del delitto? Ce l'abbiamo l'arma del delitto.
delitto? Oh mio Dio. Non ne ho idea. Bello soprannome, ne terrò conto. L'arma del delitto. Ah! No. Le frecce, sì. Sono scemo, non dovevo mettere il nastro, ma le frecce. Effettivamente. Non ha senso che abbia messo il nastro. Ok. Oltretutto la via di Toko è quella di Kanbaru di Monogatari. È vero, e lei è Miyuki Sawashiro. Eh sì. Ok, ho capito. Hanno raggruppato tutte le frecce insieme, l'hanno avvolte e sbang. Praticamente. Perciò mi piace Toko. È bello come personaggio Toko, solo che ogni tanto esagera, a mio avviso. Tipo i soprannomi di No Man's Sky. Io ho lo spaccavetro. È stata un'esecuzione. Sì, esatto. Molto strano. Va bene, Toko. Possibile che il colpevole sia il mastermind? Non si sa in realtà, eh. Ah, tu dici che la causa della morte è stata un'esecuzione, Ciel? Non biasimo di Ina per dubitarne. Anche perché c'è un'altra cosa riguardo all'arma. Un altro segreto. Dopotutto è nella sala. Adesso però dovevi chiamarmi lampada spaccavetro su Discord. Secondo me è la Bloody Duct Tape. O la Woodblock Key. Come hanno fatto però ad ammazzarlo? È strano. C'è un altro segreto da risolvere. No, non è che... Ok, forse devo counterare Aoi e mettere la duct tape. Sì. Va bene. Dov'è? Dov'è la scritta? No, perché non l'ha presa? Vabbè. Mannaggia. Cioè mi ha preso la scritta bianca per mezzo centimetro. Vabbè, mezzo millimetro. Che cacchio di sfiga. O skill issue, dipende dai vostri punti di vista. Ok. Eccoci qua. Tra l'altro, parlando di sfiga, mi ha inculato la municipale che mi ha beccato senza revisione alla macchina. Porca miseria! 121 euro di multa. Aia. Che brutto. Spero... Cioè no, spero in realtà no, perché alla fine se t'hanno beccato adesso la devi pagare. Se non la paghi mi sa che aumenta per via del resto. F per i 121 sberli. Minchia, veramente. Le hanno girate, messe insieme e sbang. Molto semplicemente. Avevo sbagliato a leggere il mese di scadenza.
Mi spiace, Rob. Grazie mille per il raid, Alexa. Buonasera a tutti, benvenuti, come state? Ti faccio subito lo shoutout. Che poi in realtà adesso, non te l'ho detto, Robby, ma anche tu puoi fare gli shoutout in realtà. Perché ho messo il comando rapido per i mod. Andate a seguire la cara Alexa, mi raccomando. Benvenuti, benvenuti Riders. Cosa avete portato di bello in live? Come state soprattutto? Caldissimo, aiuto, e voi? Io abbastanza bene, grazie. Sto vicino alla finestra, per cui non ho molti problemi col caldo. C'ho la scrivania proprio attaccata qui. Grazie mille, lampada, bevo subito. Basta che fai punto esclamativo SO con il canale. Adesso lo faccio al caro Frica perché è uno ad esempio fra in chat che streama. E così ti fa vedere che basta che fai punto esclamativo SO e il nome della persona e ti fa il... praticamente scrivi il nome del canale e ti fa il... come si dice? L'SO automatico. Non so parlare, scusatemi. Indovina, sto finendo il quarto. Ah, ok, di Assassin's Creed dici? Presumo. Black Flag. Sì, lo so, te l'avevo già fatto prima in realtà il SO Frica, ma l'ho utilizzato un po' come esempio per fargli vedere un attimo il comando rapido. Bundle of Sticks. Noi invece siamo qua su Danganronpa che stiamo risolvendo il quinto caso. Dovremmo essere quasi verso la fine. Siamo in una posizione molto precaria perché gli unici colpevoli che possono essere stati sono o Makoto, che è il protagonista, il personaggio che stiamo controllando noi, oppure Kyoko, che sarebbe il personaggio praticamente che ci aiuta dal primo capitolo. Per cui è strano che sia uno di loro due. Perché tutti gli altri hanno un alibi ferreo, considerando che sono stati il giorno precedente sempre insieme, tutti svegli, in un unico luogo. Ma figurati Alexa, non ti preoccupare, lo faccio sempre, ed obbligo. Sì, ma comunque io sono un pessimo moderatore, Kin, non sono all'altezza. Ma vai tranquillo, Robby, non ti preoccupare. Non è vero. Quando poi ci sei, cioè, non farne un dramma. Vado un attimo FK, lascio l'urk. Vai tranquilla, non ti preoccupare. Grazie per il lurk. E per il raid. Gentilissima. Perché abbiamo una prova inconfutabile. Sì, abbiamo una prova. Byakuya ha ragione. Byakuya ha ragione, abbiamo una prova. Ma anche, per magari anche la chiave onesca. Potrebbe essere, però è comunque una prova che dobbiamo riportare in qualche modo. Sì, esatto. O muore il colpevole o muoiono tutti gli innocenti, è una la soluzione. Va bene. La prova ce l'hai, Makoto, del fatto che Kyoko è andata nel dojo. Ed è questa. La chiave che abbiamo trovato nella sua stanza. Anche se in realtà però ragazzi, ora che ci penso, presentando questa prova qui, questo omicidio diventa inspiegabile.
Perché Byakuya ha avuto la chiave di Kyoko per tutto il tempo. E Kyoko è da più di un giorno che è sparita. Quindi, quando cacchio dovrebbe essere morto quella persona? Scusatemi. Non ha senso, non si spiega. Domanda, perché Byakuya aveva la chiave di Kyoko? Non ti ricordi, Ciel? Che gliel'aveva chiesta lui perché non si fidavano tutti gli altri, perché non si sapeva nulla di lei. E allora gli ha limitato i movimenti. Però non si sono mai separati poi gli altri da quel momento in poi. 私の部屋に落ちていた。とぼけても無駄だ。 Mhm. それにこの鍵だけじゃない。アリバイの件も動機の件も苗木に罪をなすりつけるための偽装工作の件もそれらの全てがお前が犯人だと示している。諦めろ。言い逃れはできんぞ。ちょっと待って。 Cosa? またか。お前はどうしてもキリギリをかばいたいらしいな。いや、かばうとかそういうことじ Che ゃなく cosa, Ciel? Ti è venuto in mente qualcosa? キリギリさんに聞かなくちゃいけないことがまだ残っているんだよ。 Sentiamo. キリギリさん、教えてほしいんだ。昨日の夜の件だよ。 Che cosa vuoi che ti dica? 昨日の夜、キリギリさんは僕の部屋にいたよね。 Potrebbe essere che il colpevole sia Byakuya. No, è impossibile in realtà, Ciel. È sempre stato con gli altri. E la figura che è apparsa in camera di Makoto è apparsa dopo che... cioè quando già aveva la chiave. E poi in quel momento in poi lui praticamente è stato tutto il tempo con Toko, Yasuhiro e Aoi, per cui non può essere Byakuya il colpevole. あの時何があったの？どうして？それを教えてほしいんだ。私はあなたを助けただけよ。 Eh? Eh? Mi stava proteggendo? Significa che lei... sapeva che sarei stato attaccato? Ed è venuta in mio soccorso? Potrebbe essere quando... Quindi nessuno può essere il colpevole. Praticamente... il che significa che Kyoko ha ucciso qualcuno per me? もういいだろう。無駄話は終わりだ。そろそろ結論を出すぞ。ちょっと待って。 Sì, è un crimine inspiegabile questo praticamente. 間違わないで。私は犯人じゃない。まさかお前の往生際がそこまで悪いとはな。Mhm. だけど私が犯人じゃないってことはあなたが一番よく知っているはずよ。 Davvero? そうでしょ。俺がだと？ Eh sì, per la chiave. Magari solo una bot. What? Cosa? Byakuya dovrebbe saperlo meglio di chiunque altro. E cosa significa? Quando il corpo è stato scoperto. 今の言葉はどういう意味だ？そのままの意味。 Non è l'assassino. 私が犯人じゃないということは Secondo me è あなたが vero. 一番よく知っているはず。 È troppo tranquilla per essere l'assassino. 隠してんのか？ Skill issue da parte di Byakuya. Già nello scorso capitolo, in realtà. キリギリ、お前が犯人ではない根拠があるとでも言うのか？ Mm. さっきのあなたたちの推理だと Sì. 私は武道場のロッカーに証拠を隠し Perché lui aveva la そ chiave. の鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら。 Oddio. Ha ragione. Aspetta. Kyoko ha dato la sua chiave a Byakuya, giusto? Il che significa... Ha ragione Kyoko. Non può essere la colpevole. Non può averlo その fatto. ままの意味。
Perché in tutto in quel periodo di tempo ce l'aveva Byakuya la chiave. さっきのあなた私は武道場のその鍵を自分の本当に私 No, c'aveva la cazzo di scritta davanti, mannaggia. Devo prendere quella frase. E non so quando spararla, però. そのままの私が犯人あなたが一番戸上っち白夜様がキリギあるとでも言うさっきのあなた E poi spararla su There is a 自 proof. 分の部屋に置いたらしいわね。本当に Ok. 私にそんなことができたのかしら。 Certo, lui aveva la chiave che portava all'altra chiave. Sì, esatto. どういうそのままの私 Un が犯人 attimo. あなたが一番よく知って Poi いる adesso vado lento perché non vorrei sbagliare. なんか隠してんのか？白夜様が私に隠し事するわけないじゃない。 Secondo me non se l'ho ricordato. それは違うよ。 Voilà. Break. Vi devo abbandonare, ragazzi, è stato un piacere, buona 自 serata. 分の部屋には入 Vai れなかった tranquillo, Robby, anzi, grazie mille per essere passato. Ciao ciao. Alla prossima. 自分の部屋に入れなかったってどうしてだってキリギリさんは自分の部屋の鍵を戸上くんに預けたままだったんだよ。そうか、そういうことか。俺がお前の部屋の鍵を持っているということ sì. は、鍵を持ってない私は自分の部屋に入ることができ Non ない。 avrebbe avuto modo per entrare in camera sua. つまり自分の部屋に武道場の鍵を置くことは不可能だ。 Mhm. そうでしょ Non si sbaglia. 確かにそうなるな。う。やっと分かってくれたみたいね。 No, non è totalmente vero. C'è una contraddizione in quello che ha detto Kyoko. Un'ovvia bugia. Ma è... Non è da lei provare a salvarsi con una bugia così disperata. O c'è un passepartout. Eh sì, l'ha detto lei che c'era un passepartout. Che si senta davvero così minacciata perché è lei il killer. O c'è qualcos'altro? C'è qualcosa di più nascosto nel significato in cui... delle parole in cui ha detto Kyoko poco fa. Va bene. Secondo me non è Kyoko. La trappola del Mastermind. Il Mastermind sta cercando di tendere una trappola a Kyoko. Ma... E se non fosse realmente vero? Che cosa posso fare? Che cosa dovrei fare? Che cosa dovrei... La trappola del Mastermind. La vittima è Mukuro? E Kyoko l'ha uccisa? Ciao Felix, buonasera, come va? Tutto bene? Cos'è che Kyoko davvero sa? Cosa dovrei fare? La bugia di Kyoko. Sono l'unico che conosce quella bugia. Stanno per morire tutti come dei pirla? Può essere. Sono l'unico che possa esporla. Ma... Chi potrei davvero... Di chi potrei davvero fidarmi? Che cosa dovrei fare? La trappola del Mastermind. Sto malissimo per il caldo, ma... a voi come va? Io abbastanza bene, grazie. Prima siamo crashati un attimino, ma per il resto tutto ok. Che cosa dovrei fare? Devo decidere adesso, nonostante... Oppure no. Che cosa faccio, ragazzi? Posso salvare in qualche modo? La lascio mentire? O faccio altro? Mi sa che è ora di stare zitti. Lasciamo andare? Let it go. Let it go. Proviamo. Ho preso la mia decisione. Voglio credere in Kyoko. Non c'è alcun modo che lei possa aver ucciso qualcuno. Deve esserci un segreto qui. Qualcosa che ha a che fare con la trappola del Mastermind che Kyoko ha menzionato. どうした誰も反応はないのか Bellissima interpretazione.
キリギリの主張を認めるということか。 E quindi, per esclusione, è Makoto quello che verrà etichettato come colpevole. そうか。認めざるを得ないようだな。キリギリの個室に武道場のロッカーの鍵を置いたのはキリギリではなく他の誰かだったということか。Mm, でも他の誰か c'è solo una persona. キリギリッチの部屋の鍵を持ってたのはトガミッチなんだよな。何言ってんのよ。だが俺にはアリバイが Eh sì, esatto, Byakuya ha un 夜 alibi. 時間以降はお前たちとずっと一緒だったはず Esattamente. 植物庭園での殺人もキリギリの部屋に鍵を置くことも俺には不可能だ。じゃあキリギリッチの部屋に武道場の鍵を Ma l'unico senza alibi. 考えられる可能性は一つだけだ。あらかじめ自分が持っていた鍵をあたかもその場で見つけたようなふりをした。 Immaginavo. Guardate dove arriva Byakuya. Vediamo che succede. それって苗木のことだよね。 Eh sì. そうとしか考えられまい。ちょっと待ってよ。そうじゃないって。もう一度考えてみようよ。この事件には何か裏があるはずなんだ。裏 そもそもこの学級裁判自体がおかしいんだよ。みんなだってそう思うでしょ。正体不明だった戦場ムクロが急に死体で現れて、しかもその学級裁判が行われる。 Makoto ha ragione però qua, effettivamente. キリギリさんも言ってただろ。黒幕の罠だって。だからきっとこれは。はいタイムアップです。 Come time up? In che senso? 時間切れ。学級裁判は終わり。だからそれ以上は喋んないでいいよ。 No, questo trial è scriptato. なんだよ時間切れって。どういうこと？タイムアップなんておかしいわ。だって今まで一度もそんなこと。ギリギリさんが遅刻したせいだ È よ。 scriptatissimo sto trial. 時間が押してんの。 Monokuma pezzo di cazzo. というわけでそろそろ投票タイムといきましょ È う。 tempo di votare. お前らお手元のスイッチで投票 Mo votano tutti per Makoto. 投票タイム。 È finito il trial, ragazzi. Vabbè, ho fatto schifo in quei punti, incredibile. 66 medaglie. È stato più corto degli altri, vero? Morti tutti, addio. Vediamo. さて投票の結果黒となるのは誰なのか。その答えは正解なのか不正解なのか。ちょっと待てよ。 Vabbè, dai. Adi, a volte va bene così. Esatto. どうなんだ。 Vediamo un po' chi sarà coloro, cioè colui o colei che verrà votata in questo trial. Come guilty? E se ognuno votasse per se stesso o quello a proprio fianco? Cosa? Tu pensi che io sia il killer? Mi spiace, amico. Già, mi spiace. È tutta colpa tua. Vaffanmoc. Ragazzi, vi state sbagliando. Vi state sbagliando. Non sono stato io. Ottimo lavoro, ragazzi. Ottimo lavoro. Già, hanno indovinato. No, non è vero. Beh, tanto così muoiono tutti. Almeno che non faccia il ciucci ciucci. Ed eccolo. Nulla di tutto questo ha senso. L'intero trial non ha assolutamente senso. E invece sì che ha perfettamente senso. Ha senso come sempre. Come ogni altro class trial.
Per cui lo farò finire sempre nella stessa maniera. ワクドキドキ。 È tempo per una irrefrenabile e positiva punizione. Che cosa? Perché io devo... Kyoko! 許してもらおうとは思わないわ。 Non mi aspetto 全 che... て私の責任だから。 Ah no, stava dicendo lei merda, mi sono messo in mezzo. Kyoko? では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。 Diamo tutto quel che abbiamo. È tempo della punizione. Aia. Oh mio Dio. Forse è la peggiore esecuzione. Veramente. Sta morendo di paura. Plot twist. Ah? Ah? Cos'è questo? Che cosa sta succedendo? Chihiro, mio marito. No, in realtà è Alter Ego, non è Chihiro. Skillishu per Monokuma. Ehi, ma quello era... Sì, deve essere così. Alter Ego. Alter Ego. E qualche stupido virus di quello stupido ragazzo. Deve essersi impiantato e invaso il mio network. Dannazione, non riesco a crederci. どうやら Sembrerebbe che finalmente tu abbia fatto qualche errore di calcolo. No, credo che tu abbia fatto questo errore sin dall'inizio. なんだよ。 Che cosa? つまり Quello che ti sto dicendo è che non dovresti sottovalutarci. Se non erro c'è una bad ending dove invece viene hamburgerato. Lo dico perché tanto non è spoiler, è letteralmente un alter di sta scena. Sì, c'è una bad ending. Però non volevo fare la bad ending perché ho paura che... di dovermi fare l'intero trial da capo, considera, per poi fare il good ending frica. Non ricordo però che serve per fare il bad ending. Quando c'è la scelta di mentire o meno contro Kyoko. Praticamente, è lì. Perché parli come se aveste già vinto? Quello stupido virus adesso è sparito, avete capito? E Makoto con esso. Forse non l'avrò reso carne tritata, ma non lo rivedrete mai più. È finito dritto nella spazzatura. E questo in un altro modo è meglio di una punizione speciale.
Sì, sì, era la scelta giusta. Ma non è ancora abbastanza. Non sono ancora soddisfatto. Porterò ancora disperazione al resto di voi. Porterò disperazione al resto del mondo. Va bene, Monokuma. Se n'è andato? Ehi, Kyoko, qual è il significato di tutto questo? Che diavolo sta succedendo? 落ち着いて。 Ultimate Despair, leccami le palle. Va bene. Va tutto bene. Non siamo noi quelli intrappolati questa volta. つまり Ora è tempo che accada al Mastermind. なんだと Di che cosa stai parlando? それは Lo capirai presto. Molto presto. Le scuole... Cioè, le torri massicce di questa scuola stanno travolgendo l'intera area urbana, perché sono molto grandi. È come quasi che si estende al centro dell'intero mondo. È praticamente l'inizio del gioco. La Hopspeak Academy porta al top degli studenti di ogni campo immaginabile. Una scuola piena di privilegio da parte del governo. Hanno detto che se vieni qui e riuscirai a diplomarti sarai a posto per il resto della tua vita. Con centinaia di anni di tradizione, qua succede ogni anno. È stata creata per far crescere la speranza del futuro della nazione. Il che significa che Hopspeak è un nome. Sì, un nome. È un nome molto fitting. Ci sono altre due cose che bisogna fare per far parte di questa scuola. La prima è essere parte già di un'altra scuola superiore. La seconda è essere il meglio di quello che fai. Nessun altro studente può entrare qui. Solo quelli che sono stati reclutati dalla scuola stessa. E restare qui davanti al cancello di questa scuola piena di Ultimate Students... Beh, ero proprio io. Un flashback. Makoto? Mm? Cosa? Dove mi trovo? Mi sono svegliato con la testa al di sopra di un banco di legno. Il mio corpo è pesante. Non sarebbe strano per me essermi addormentato nel bel mezzo di qualche classe, cioè di qualche lezione noiosa, ma... Vuoi vedere che Makoto mo' a culo? Potrebbe essere. Cambiato lo stile a caso. No, è sempre lo stesso in realtà, non è... cioè, non assomiglia a nessuna classe in cui sono stato prima d'ora. Ma che diavolo sta succedendo? Finalmente. Finalmente posso sentire il mio corpo e la mia mente che tornano a posto. E poi... mi sono svegliato. Era solo un altro sogno. Un sogno all'interno di un incubo senza speranza. No, questo non è un sogno. Posso dirlo perché... c'era un qualcosa di troppo potente per essere un sogno. Ma dove siamo? Credo al di sotto della sala esecuzioni, Ciel. Che... tanfo terribile. In questa caverna oscura, vasta, con il minimo segno di luce, un sacco di spazzatura era presente all'interno di tutta quest'area. Qua sotto deve essere una sorta di
parte sotterranea. Che diavolo di situazione in cui mi ritrovo. Ma questo era solo l'inizio dei miei problemi. Quando stanno i corpi? Speriamo di no. Cosa succederebbe se rimanessi bloccato qui e morissi? No, non posso lasciare che accada. Non dopo quello che il mio caro amico ha dovuto affrontare per salvarmi. Grazie mille, Lexia, mi sgranchisco subito. Voglio vedere dove sono i morti. Credo ci sia una sorta di camera mortuaria in realtà a Ciel. Però non ricordo tanto bene, a dire la verità. Ricordo tutto troppo bene di quello che è accaduto. Alter Ego mi ha salvato. Grazie, sì, grazie Felix, bevo subito. Scusa, mi sono confuso. Perché ho letto Ciel che ha detto perfetto e poi ho letto non dimenticarti di bere. Volevo provarne uno a caso, chiedo bene. Vai tranquilla. No, il sgranchiamoci un po', semplicemente sono io che faccio sgranchire le ossa e sentite praticamente lo xilofono che sono. Con questo gioco la cosa che mi piaceva di più è l'atmosfera. Sì, l'atmosfera è bellissima. Alter Ego mi ha salvato. Avevo utilizzato l'ultima forza che gli rimaneva per farlo. Sto posto desolato con sta musica è tanta roba. Sì, le OST mi piacciono un sacco di Danganronpa. Secondo me le migliori sono all'interno dei Class Trial, che sono perfette. Danno le giuste emozioni, a mio avviso. Non posso arrendermi ora. Per me stesso e per il mio amico. E con ciò ho iniziato a perseguire la sopravvivenza. Prima di tutto devo iniziare a cercare una via di uscita da qui. Non credo che ci siano altre vie di uscita se non... qua, in questa porta. È bloccata. Non importa quante volte provi a spingerla o tirarne calci, ma non si muove di un centimetro. Ciao, Shop! Ti faccio l'SO. Come stai, caro? Tutto bene? Sei arrivato al momento clou. Che hai fatto l'ultima volta? Ah, arte. Hai disegnato. Che hai disegnato di bello, Shop? Che disegnavi di bello? Dici un po'. Carico per domani? Assolutamente sì. Anche perché devo poi allenarmi Pokémon. Probabilmente lo faccio dopo che finiamo la live. Te lo passo. Ah, va benissimo, va benissimo. Tanto c'è anche il Discord. Non importa quanto... no, questo l'ho letto. L'ultima volta ha fatto esplosioni. Uscire da qui non sarà per niente facile. Beh, non che uscirò da qui tanto presto, ovviamente. Ho deciso di cercare un po' in giro per del cibo. Va bene, va bene. Dopo vado a guardare. C'è un sacco di cibo qui, ma è tutto marcio. Per cui era inutile. Prossima cosa da cercare è un po' d'acqua. Ciao Sbigia, buonasera, benvenuto, come stai? Tutto bene? Come posso essere sicuro di quali liquidi possa bere se sono tutti in questa area tremenda? Ancora una volta, tutto inutile. Mi sento come se fossi bloccato da ogni lato. Ma non c'erano ancora abbastanza ragioni per arrendersi, perché sono ancora vivo. Finché sarò vivo non mi arrenderò. Dopo aver fatto questa fiera dichiarazione, la prossima cosa che ho deciso di fare era... cosa? Andare a dormire. Vabbè, Makoto, mio Dio. E io che pensavo chissà cosa. Già ho finito tutte le storie da fare su Genshin. Mio Dio, Sbigia. Quanta roba. Io devo farne un sacco. Il mio sonno è stato profondo e ininterrotto. Quello è stato il mio unico modo per mantenere le piccole forze che mi erano rimaste, non essendo in grado di né mangiare né bere. Non posso esserne certo, ma
Almeno credo che sia passato un giorno intero. Tutto quello che ho fatto è stato dormire e dormire. Quasi come se stessi aspettando un segno che piovesse dal cielo. Comunque, quello che è piovuto dal cielo non era un segno, non esattamente. Gakrunch. Era un'ambulanza per caso, perché ne sta passando una, spero che non si senta. Mannaggia. Ma che... Quello strano suono... Cioè, quello strano suono, non suono, sentitemi come parlo. Quello strano suono mi ha svegliato. Spazzatura. Come ho visto, c'era un sacco di spazzatura messo in una forma strana. Che qua sotto sia caduto qualcosa? Ho sentito qualcosa cadere da di sopra. Che cosa potrebbe essere? Controlliamo. Non c'è alcun problema. Sua letta. Un gigantesco pezzo di spazzatura è caduto qua giù. Beh. Ho guardato un po' per vedere che cosa c'era all'interno. Un gigantesco pezzo di spazzatura? Davvero rude. Prima che emergesse dal pilone di spazzatura, io sapevo di chi si trattasse. Kyoko. Assolutamente. Tra l'altro con il ramen in testa. Questo posto puzza. Kyoko? Beh, sembri stare meglio di quanto mi aspettassi. Il mouse si è buttata nella spazzatura. Praticamente sì. Che ci fai qui? Non è ovvio? Sono qui per aiutarti. Cioè, mi fa piacere sentirtelo dire, Kyoko. Però hai un po' di spazzatura sui tuoi capelli. Mio Dio, che faccia. Lei ha il passepartout. Eh già, è vero. Quindi alla fine è stata la scelta giusta non mandarla all'esecuzione. Si è data una veloce manata sui capelli per toglierci la spazzatura. Non so parlare, ma vabbè. Prima cosa ho qualcosa per te. Forza, mangia. Potremo parlare poi quando avrai finito. Non so più parlare, ragazzi, scusatemi. Ma vabbè. Grazie. Mi sono fiondato sul pane e sull'acqua che stava tenendo per me. In pochi secondi la mia bocca era piena. Finalmente. Ora sì che ho l'energia per andare avanti. Per cui non ti sei ancora arreso, allora? Certo che no. Dopotutto, l'unica cosa che posso fare in cui sono bravo è andare avanti. Beh, non è una cosa brutta nella quale essere bravi. Parliamo con Kyoko, allora. Ma Kyoko, perché sei venuta a salvarmi? Per ripagare il mio debito? Oh no. Vedo il video che arriva un po' in ritardo rispetto all'audio. Sì, considera Frica che la mia capture è un po' vecchiotta, quindi può essere che faccia laggare un po' il gioco. Comunque io sto facendo Dangan da Switch, considera. Per cui non è proprio la console più stabile di tutte. Aton? Durante il trial, anche se sapevi che stavo mentendo, non hai detto nulla. Per cui lo sapevi che lo sapevo. Che strano gioco di parole, sapevi che lo sapevo. Ma anche se lo sapevi... Cioè... Anche se lo sapevo, non ho fatto nulla per aiutarti. Ti ho abbandonato. Non dirlo, non mi hai abbandonato.
No, è esattamente quello che ho fatto. Io ti ho abbandonato per salvare la mia stessa vita. Tu stavi cercando di salvarmi. E io non potevo fare la stessa cosa con te. だけど Ma comunque... non sto cercando di fare scuse, ma... c'è stata una ragione per cui io dovevo sopravvivere a qualunque costo. Sentiamo. Perché dovevi sopravvivere? そうね Te lo dirò. Ti dirò tutto. La ragione per cui dovevo sopravvivere. つまり E perché... così... è per questo quello che sono venuto a fare in questa scuola. Che cosa? Sono arrivata alla Hopspeak Academy per una ragione molto importante. Per cui avevi delle ragioni per venire allo Speak? ええ Esatto. Almeno le avevo una volta. Una volta? 私は Che recentemente mi sono dimenticata quali fossero. Ti sei dimenticata? Ma è... Eh sì, ce l'aveva detto che aveva un'amnesia, se ricordate, nella scorsa live. E poi per quello Byakuya si è incazzato e le ha rubato la chiave. Cioè, non le ha detto dammi la chiave. Ma era davvero vero? Hai perso la memoria? 苗木くん Ti ricordi, Makoto? Ti ricordi la prima cosa che è successa prima che arrivassimo in questa scuola? La prima cosa... Stai parlando riguardo a quando siamo svenuti, giusto? Sono svenuto e mi sono svegliato. E poi ero intrappolato qui. そうよ Anche io sono svenuta. E poi mi sono svegliata. Ho notato uno strano sentimento di separazione da me stessa. Una disconnessione. どうやら Pensandoci adesso, a quel punto la mia memoria era sparita. A quel tempo avevo dimenticato. Non riuscivo a ricordare perché fossi in questa scuola. E non riuscivo a ricordare quale fosse il mio talento. Il raggio dimenticatore? Potrebbe essere. Ma cos'è che ti ha fatto dimenticare tutto ciò? ね Strano, non è vero? È difficile immaginare che possa accadere. Sembra tutto troppo conveniente. Stai dicendo che hai perso la tua memoria a causa di... えそうよ Non lo penso. Sono positiva nel pensare che sia opera del Mastermind. Mi ha rubato la memoria. Ma perché avrebbe dovuto farlo? C'è solo una ragione a cui sono arrivata. È perché lo scopo e la mia abilità in qualche modo interferivano con i piani del Mastermind. Per cui il Mastermind li ha rubati da te. でも Il che significa anche che in qualche modo le mie memorie potrebbero essere connesse al mistero di questa scuola e al Mastermind. Il che significa che devo riaverle indietro. Questo è perché stavo investigando le cose da sola per tutto questo tempo. Ma se fosse vero, perché non hai chiesto aiuto al resto di noi? なんで Beh, se l'ho fatto e avessimo lavorato tutt'uno, il Mastermind lo avrebbe notato subito. Per di più, c'era comunque la chance che fosse uno fra di noi. Che cosa? そう Beh, non c'è motivo di farne un dramma. È solo una possibilità. Ma dato che è solo una possibilità, non possiamo ignorarla, dopo tutto, giusto? Il Mastermind è uno fra noi. Se davvero lei lo crede, allora non può fidarsi di nessuno intorno a lei. In questo caso avrebbe senso che vorrebbe cercare le sue memorie mancanti da sola. でも Ma avendo detto ciò, c'era un limite che potevo fare da sola. È per questo che ti ho chiesto di aiutarmi. Ma perché io? Perché fra tutti, tu sei quello meno probabile ad essere il Mastermind. È solo un'intuizione, ma... capisco. La tua intenzione è giusta, dopo tutto.
Non c'è alcun modo in cui un ragazzo ordinario come me possa essere il mastermind. 僕は知っている。 Hiro è troppo stupido per essere ancora vivo, veramente. 僕は全部知っているはずだ。僕の目的はここから出ることじゃない。 Qual è? ここに残ることなんだ。 Aia. Proprio come il sogno che ho avuto poco fa, ma... Che cosa è appena successo? ね Stai bene? Oh sì, non è nulla. Non è nulla, giusto? ね Anche ora mi fido di te, lo sai. È solo che non sono abituata a diciamo, dipendere dagli altri. そう Lo so che non ti ho mai chiesto aiuto, in realtà. Per cui non so se sia convincente. In realtà... sono convincente. Penso che sia solo la sua personalità. E boh, che dobbiamo fare adesso, quindi, Kyoko? Hai detto che hai una ragione per investigare tutto per mano tua. Per cui... Qual è? Sei riuscita a ricordare qualcosa? それは C'è ancora tanto che non riesco a ricordare, ma almeno... Finalmente sono riuscito a ricordare il mio scopo e la mia abilità. Rivia, eh? Hai menzionato la tua abilità. 私は La mia abilità è quella per cui tutti quanti dovrebbero conoscermi. Io sono l'Ultimate Detective. L'Ultimate Detective? そう E la ragione per cui sono venuta alla Upspeak Academy è perché c'era qualcuno che dovevo trovare in questa scuola. Lo avevo detto. Sì, aveva le vibes un po' da detective. C'era qualcuno che dovevi trovare? Chi? それは Beh... Si tratta del preside della Upspeak Academy. Il preside? Il colpevole del quinto piano. L'avessero accoppata subito tutto sarebbe finito. Sì, esatto. Kyoko è quella che ci ha carriato i trial per la maggior parte. Per cui vorrei ritrovare il preside? Ma perché? Beh, perché è mio padre. Che cosa? つまり Sono stata separata da lui da bambina. E poi è uscito fuori che si trattava del preside della Upspeak. Povera Sakura-chan. Ma non c'è Sakura-chan. Il padre di Kyoko? È il preside della Upspeak? Questo allora spiega... Quando... Alter Ego ci ha chiesto... come fosse coinvolto il preside... 私は Devo trovare un modo. Non c'è più diverso. 私は Eh sì, non c'è più Sakura. Già da 2 live che non c'è più. No, forse 3, in realtà contando questa. Mi hai spaccato i timpani, Sharp. La mia memoria non è tornata fino a quel punto, ma quando allora avevo detto quelle cose mi sono sentita strana. Meno male che nei due. Me ne hai spaccati entrambi. Ho detto al plurale. Ha perfettamente senso ora. Dopotutto, fin dall'inizio il mio scopo era venire qui per trovarlo. Ha molto senso. だけど Ma ascolta, Makoto. Voglio essere perfettamente chiara. Non deve esserci alcun fraintendimento. Ho detto che il preside non era il mastermind, ma non l'ho detto per proteggerlo. L'ho solo detto in base a ciò che sentivo quando ho visto e quello che ho visto quando sono entrata nella presidenza. E cosa hai visto lì? それは
Beh, la stanza era tutta messa in disordine. Gli scaffali erano disordinati. La scrivania era piena di fogli e i cassetti erano a terra. L'unica conclusione è che qualcuno che non conoscevo fosse stato lì. Vuoi dire il mastermind, giusto? そうね。 Questa è una mia assunzione, sì. E per confermare il mio sospetto ho deciso di investigare i dormitori del secondo piano con la chiave che ho trovato. Ma perché lì? Perché ho trovato la stanza... cioè ho trovato questo nella stanza della presidenza. Una sorta di mappa. Si tratta dell'intera pianta della Hopspeak Academy. L'ho trovata nella presidenza, insieme al profilo di Mukuro e la chiave. La mappa mostrava che nel secondo piano c'erano un numero di stanze utilizzate per qualcosa. Per cui alcuni membri dello staff dovevano passarci lì la notte. E pensavo che anche la stanza privata del preside fosse in qualche modo lì. Assunto ciò, se dovesse essere vero, quella stanza sarebbe stata la più probabile ad avere indizi, per cui sono andato a controllare. そう。 Ed è stato lì che finalmente ho ricordato. Ho ricordato che il mio scopo era quello di trovare il proprietario di quella stanza. Per cui sei andata lì per vedere se effettivamente il proprietario della stanza fosse lì. だけど、 Una volta che sono entrata ho notato che nei dormitori del secondo piano non c'erano né monitor né telecamere. Per cui com'erano? Voglio dire, quella parte della scuola. È difficile da descrivere. Tutto quello che posso dire però 私は è che in quel momento in cui l'ho visto e realizzato che qualunque cosa stia succedendo in questa scuola è più terribile di quanto avessi immaginato. Che cosa intendi? それは Non posso spiegartelo. Hai bisogno di vederlo tu stesso. E sono sicura che avrai la tua chance ben presto. Beh, sembrerebbe essere molto importante. Mio Dio, quante rivelazioni. だけど Ok. Che sta succedendo? Bellissimo. Questo è perché non avevo alcuna idea di cosa stesse succedendo nel resto nell'edificio. Ha qualcosa a che fare con Mukuro Kusawa, non è vero? でも Giusto per essere chiara, non sono stata io ad ucciderla. E non sei stato nemmeno tu. Lo so che hai ragione, ma questo significa che tutti gli altri, a parte me e te, hanno un alibi. Per cui chi è stato ad ucciderla? とにかく Quello che posso dire per certo è che il mastermind è sicuramente coinvolto. È stato il mastermind quel pazzo in culo, sicuramente. A sto punto è l'unica opzione. Fin dall'inizio il punto dell'intero class trial di Mukuro Kusawa era quello di uccidermi. Era quello di farti uccidere. ええ Per cui ho rubato la chiave e sono sparita. Proprio perché pensavo che volesse eliminarmi. そう Quello era l'intero punto del class trial. Lo era. Il mastermind sapeva che non avrebbero potuto interferire direttamente. Vuoi dire a causa delle regole scolastiche? そうよ Esattamente. Senza... cioè... siete liberi di esplorare l'intero Hopspeak Academy senza alcuna discrezione. Con piccole restrizioni, diciamo. Ovvero quella di non spaccare porte e robe. Quelle che sono bloccate. Cosa che ha fatto Sakura, ma vabbè. Almeno ha permesso a Kyoko di entrare in presidenza. Il mastermind era abbastanza ferreo riguardo le regole. In primo luogo.
per cui non potevano interromperle. Dato che non mi hanno uccisi loro stesso, hanno provato ad utilizzare il class trial per farlo. Il mastermind non poteva farne parte a causa delle regole. Questo lo rende come se in qualche modo fosse... Oddio, come si dice bound? Tipo bloccato dalle regole. C'è un modo specifico, però adesso non mi viene il termine. Scusatemi. L'unico altro punto a favore dell'omicidio di Mukuro Kusaba... Qual è? Vincolato, esatto. C'è un punto per cui Mukuro non è diventata la vittima. E avresti potuto essere tu in realtà, Makoto. Ah, ok. Io avrei potuto essere la vittima? Eh sì, perché se vi ricordate era entrato nella stanza nostra il mastermind, presumibilmente. Quindi poi ha deciso di cambiare vittima del caso. Probabilmente sarebbe dovuta essere... cioè sarebbe dovuto essere Makoto. Lo sai di cosa sto parlando, non è vero? Intendi... Eh già, durante quella notte. Li ho sentiti, lo sai. I passi del dio della morte. Che cosa? Riesco a sentire il dio della morte quando si muove. È un'abilità che mi esce naturalmente durante i casi. Proprio come in questo. Comunque sapevo esattamente cosa ti sarebbe successo. Ero nei dormitori e all'improvviso ho sentito una sensazione spaventosa. Ho guardato vicino alle scale e ho visto un'ombra bianca attraversare il corridoio. Ho deciso di seguirla e come l'ho fatto, l'ho vista entrare nella tua stanza. Sono entrata nella tua stanza e l'ho visto succedere. Sono intervenuta immediatamente dopo tutto. Quella però non era la fine delle cose, ovviamente. Li ho fermati, però ciò ha portato a chiunque fosse l'assalitore mascherato. Beh, è finito con morire. E il loro omicidio è stato camuffato. E la chiave del dojo è stata messa nella mia stanza. Deve essere stata opera del mastermind, in tentativo di eliminarmi in un class trial. Allora, tutto ciò significa che chiunque abbia ucciso Mukuro è anche il mastermind, giusto? Non ho prove definitive, ma è proprio quello che penso. Se dovesse essere vero, sarebbe terribile. Significherebbe che il mastermind può ucciderci in qualunque modo e in qualunque momento lui voglia. Forse c'è una scommessa sotto gli occhi del mondo. Tu dici? Aspetta, ciò non crea un'altra contraddizione? Se il mastermind avesse voluto provare ad ucciderti durante il class trial in modo che non potessi interferire. Sì, esatto, è una contraddizione. Non è solo Mukuro. Avevano bisogno del class trial per uccidermi, ma sembrerebbe che erano pronti ad ucciderti nella tua stanza. Tutto ciò che hanno fatto è un'intera contraddizione. Ecco perché il mastermind deve seguire le regole. E cosa significa? Significa che è il mastermind quello che è messo all'angolo. Ancora un pochettino. Ancora un pochettino. E dovresti essere in grado di... Cioè no, e dovrei essere in grado di scoprire l'identità del mastermind. L'identità dell'altra Ultimate Despair. L'altra Ultimate Despair? Non c'è alcun dubbio che Mukuro era l'Ultimate Despair. Ma... ora lei è morta.
Ma non credo che l'Ultimate Despair fosse solo una persona. Non lo era? Se ci pensi, l'Ultimate Despair sembrerebbe aver implicato qualsiasi cosa che abbia causato quell'evento. Di che cosa stai parlando? Cioè, stai parlando di quella cosa accaduta un anno fa. La più grande e terribile e il più tragico evento nella storia dell'umanità. La tragedia. Chiunque sia il responsabile di tutto ciò sono gli Ultimate Despair. La persona X. La 16ª persona. Un gruppo terribile di cui il loro scopo e motivazione viene dalla disperazione. Allora loro sono, senza alcun dubbio, sono la radice di ogni male che ci ha forzato a passare tutto questo. Questi sono gli Ultimate Despair. E loro sono il nostro vero nemico. Capitolo 5. 100 Mile Dash. Pain of Junk Food Junkie. The End. Studenti sopravvissuti. 6. To be continued. Finisce così il capitolo 5, ragazzi. Bastardi. Applausi scroscianti. Salviamo i dati. Ovviamente. E ci vediamo nel Just Chatting. Voilà. E anche per oggi abbiamo finito con il capitolo. Come vi è sembrato? Vi è piaciuto questo colpo di scena? Ve l'aspettavate questo trial alla fin fine? Questa cosa? Che bel capitolo, molto bello, molto bello. Vi metto un po' di musica. Mio Dio, c'è la Switch che mi sta bruciando, tra l'altro. Vabbè. Mettiamo un po' di musichetta. Mokuro era Junko, giusto? Non lo sappiamo, Sbigia, in realtà. Non sappiamo nulla. Dobbiamo ancora scoprire l'identità del Mastermind. Momenti di terrore per il povero Makoto. Non te l'aspettavi. Makoto mi sono cagato in mano per lui. E beh sì, era molto inaspettata come cosa, tra l'altro. La prima volta che l'ho visto ho detto no, cazzo, ammazzano il protagonista sul finale quasi, vabbè. Ci sono rimasto. No, è la persona X il Mastermind. Eh sì, è quella 16ª persona di cui non conosciamo l'identità ancora. Chissà se ci verrà livellata a breve. Non lo sappiamo in realtà. Intanto vado un po' su Twitch da vedere chi ci sta in direct. Chi sta in lives. Non lo so in realtà. Vediamo, vediamo. Vediamo un po'. No, nel senso credevo che Mokuro era il cognome di Junko. No, Junko si chiama Junko Enoshima. Considera di cognome Sbigia. Mokuro invece si chiama Mokuro Ikusaba. Di cognome. Chi ci sta in live? Vediamo un pochettino. Chi possiamo raidare? Chi possiamo raidare? È ora di far partire la ruota del raid. Chi vogliamo raidare, ragazzi? Chi vogliamo raidare? Avete qualche consiglio da darmi? Tra l'altro mi fa malissimo il braccio dall'altro giorno da quando ho fatto il prelievo, cavolo. Chi è Junko? Ragazzi, chi è Junko? La seconda studentessa che è morta, considera Ciel. La vedi... C'è il VOD su YouTube se vuoi vedere com'è fatta Junko. Io non conosco ancora molti. Nemmeno io considero Africa. Per cui, boh. Da chi andiamo? C'è il caro Luigi volendo in live. Se volete possiamo andare da lui. Andiamo dal NAP.
nazionale. Perché la coppia... Sì, andiamo da NAP, che dite? Ma sì, dai, da un po' che non lo raido. Vi ringrazio per essere rimasti qui con me questa sera. Spero che vi siate divertiti. Ricordate di partecipare al raid. Se volete i 250 punti canale. Si sono spaccati i sound, palese. Non so chi sia stato, ma ok. Io devo andare. Ciao ciao. Grazie per essere rimasti qui con me. E alla prossima. A domani sera con la Nazok. Ciao ciao.